Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie, 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 grazie. Grazie per tutto quello che mi state scrivendo per email, per messaggi, per quanto riguarda la danza del piacere rituale sciamanico. Grazie, grazie, grazie. Allora, anche mio fratello vi ringrazia tantissimo. Presto metteremo anche il pezzo, esce su Spotify, che quello che ha creato mio fratello, insieme con la mia voce che si sente sotto sotto, sta nel pezzo centrale con Bole Bole Tum Tum. Giorni e giorni di lavoro, poi lui è partito, mi mandava i file, non mi andava bene alcune cose, insomma, alla fine l'abbiamo partorito. Credo, mi auguro il primo di una lunga serie, perché gli è piaciuta tantissimo questa collaborazione. Quindi grazie, grazie, grazie. Lo sapevo che vi avrebbe creato quella cosa, perché trasformare il dolore in piacere è qualcosa di straordinario, cioè la tua vita cambia, ma voi vi accorgerete nei giorni, nei giorni, nei giorni, cioè con tutto quello che state facendo, che io veramente vi faccio un applauso, siete bravissime, bellissime, bravissimi e bellissimi. Con quella pratica profetica dei 21 giorni, guarda che mi arriva proprio l'ispirazione, devo fare questa sequenza per le ragazze. State realizzando cose assurde, ma quello è niente ancora, Cioè, fatti quei 21 giorni ripetuti ogni volta per 21 giorni, ancora 21, ancora 21. E quella è la trascendenza. Cioè, arrivate a vedere tutto in modo diverso, la vostra vita cambia, i risultati dei vostri venti del karma cambiano e lo state già sperimentando tante di voi con le quali facciamo i percorsi già insieme da più tempo. Quindi più andate avanti, più vedete che quello è solo l'inizio. La pratica dei 21 giorni sta qua sotto all'info box, ok? Per tutte le ragazze nuove. E quindi grazie, veramente grazie, stiamo facendo lavori straordinari, bellissimi e ancora siamo solo all'inizio, veramente straordinario. Per quanto riguarda le masterclass, che continuate a chiedermelo, credo che iniziamo a gennaio, perché ancora sito web e tutto, cioè sta tutto in work in progress, va bene? Anch'io mi devo un attimo strumentalizzare, no? Con questi con gli strumenti nuovi per fare le master, quindi ci vuole un attimino. Ma intanto continuate così perché state facendo un lavoro grandioso. Brave le mie ragazze e i miei ragazzi. Allora, oggi scusatemi ragazze e miei ragazzi se non ho risposto alle decine di mail, altre mail per consulenze, per corsi di crescita insieme, rituali sciamanici, perché come vedete sono sola, lo ripeto per le ragazze nuove, e un po' alla volta, un po' alla volta. Ho creato quella pratica dei 21 giorni, i podcast e le playlist affinché voi possiate realizzare i vostri obiettivi, essere esenti da qualsiasi fluttuazione della vita e non avere più bisogno di nessun maestro esterno, ma soprattutto realizzare la vostra maestria interiore e andare dritte come un treno. Già ce lo state facendo e quindi questo è il mio obiettivo. Allora, piano piano poi vi rispondo a tutte, lo sapete, no? Lo sapete, quando rispondo. Allora, oggi facciamo per la settimana dal 20 al 26 ottobre tutti i segni zodiacali, ok? Metteremo 5, 6, 7 carte per ogni segno zodiacale, partiremo dall'Ariete, finiremo col pesce, ok? Quindi, ragazze e miei ragazzi, prepariamoci e iniziamo dal segno dell'Ariete. Metteremo 5 carte iniziali. Allora, vediamo. Ariete. Cosa accade in questa settimana dal 20 al 26 ottobre per te? Guardate sempre il vostro segno zodiacale che è uscito per il mese di ottobre, ragazzi e miei ragazzi, Ok. Allora, vediamo l'archetipo della settimana, l'energia, la guida della settimana, la forza. Poi vediamo cosa accade nella parte visibile della vita, eventi, relazioni, situazioni concrete, in movimento. Poi, cosa accade invece nell'invisibile, ciò che ci interessa parecchio, emozioni, il messaggio dell'amante mistico. Poi,
Qual è la prova in questa settimana? O la trasformazione, ciò che va lasciato andare, trasmutato. Poi, il dono e la benedizione che avrai in questa settimana. Poi andiamo a fare una piccola parentesi sull'amore. Allora, facciamo un bel respiro. Cosa accade in questa settimana? Allora, andiamo a vedere qual è l'archetipo della settimana per te. Abbiamo un cambio, una trasformazione, un cambiamento profondo. Allora, qualcosa nella tua vita, o una situazione, o un modo di pensare, o una relazione, o un'abitudine, è arrivato al capolinea. Allora, non perché va male, perché non ti serve più. Quindi, sai, è come quando il serpente cambia pelle, no? La vecchia pelle cade perché quella nuova è già pronta sotto. Quindi in questa settimana potresti sentire il bisogno di dire basta o a qualcosa o a qualcuno. Di voltare pagina in un certo ambito nella tua vita. Quindi lascia andare senza paura, perché dietro alla fine c'è sempre un inizio, sappiamo, no? Che ti aspetta. Ok. Cosa accade nella cosa visibile, nella parte visibile nella tua vita? Ah, ecco, c'è un 7 di spade. Guarda, in questa settimana potresti accorgerti che non tutto è chiaro intorno a te. O qualcuno non ti dice tutta la verità, oppure potresti essere tu a dover muoverti in modo un po' più furbo, un po' più strategico. Allora, qual è il consiglio dell'archetipo, dello spirito della carta? Ascolta bene le tue intuizioni. Osserva le persone e le situazioni prima di agire. Cioè, perché non tutti meritano di sapere subito i tuoi progetti, no? Se questa carta riguarda te. Quindi evita di farti prendere dall'impulsività. Muoviti con intelligenza e con riservatezza. Perché? Perché potresti scoprire qualche cosa che era nascosto, oppure capire chi è davvero sincero con te e chi no. Ecco perché c'è la morte. Va bene? Vediamo cosa accade nell'invisibile. Ah, abbiamo il diavolone qua. È settimana bella potente questa. Allora, dentro di te qua si muove un'energia molto passionale, magnetica. Il diavolo qua rappresenta i desideri che hai, no? Anche i legami intensi, anche le tentazioni. Quindi mi può significare che sentirai attrazione o attaccamento verso qualcosa o qualcuno che ti prende molto, però che non ti fa stare del tutto bene questa cosa. Potrebbe anche essere una situazione di lavoro o una situazione personale che ti dà potere, guarda che ti dico, che ti dà potere però ti limita. Quindi questa carta in questa settimana ti invita a farti una domanda. Sto scegliendo con libertà? Cioè le scelte che faccio in questi giorni sono scelte libere? Oppure sono scelte con paura di perdere? Mi spiego? Cioè riconosci dove ti senti incatenata o incatenato e decidi di liberarti da ciò che non nutre davvero la tua anima. Mi spiego? Vediamo qual è la prova o la trasformazione. Sì, il paggio di spade. Allora, questa è la carta delle verità che emergono in questa settimana. Cioè, potrebbero arrivare dei messaggi, delle notizie o delle parole dette da qualcuno che ti metteranno alla prova. Ti dico una cosa, il rischio che hai è reagire d'impulso o con rabbia. Quindi la prova sarà mantenere una certa calma, essere chiaro, diretto, senza ferire. Cioè, se qualcuno ti provocherà o ti mette in discussione, rispondi con intelligenza. Questa carta ti dice non serve combattere, basta dire la verità con serenità. Mi spiego? Fatti il rituale erotico in questa settimana, almeno 2 o 3 volte a settimana, quello che include la rabbia, perché ti posso vedere un po' arrabbiata, un po' incazzata per alcune cose. Il rituale, ok? Questa carta mi dice anche che questa settimana si chiariranno anche dei malintesi o prenderai tu una decisione importante dopo aver ascoltato tutte le informazioni. Va bene? Vediamo adesso qual è il dono o la benedizione per te. Abbiamo la forza. Questa settimana ti lascia un grande senso di potere interiore, ce la fai qua, eh? Perché la forza ti dice che riuscirai a canalizzare l'energia,
a restare centrata o centrato anche davanti a situazioni tese o a persone un po' difficili. Scoprirai la tua vera forza, che non sta nel reagire, no, ma nel mantenere la calma. Questa è la vittoria della dolcezza sull'impulsività. Questa carta ti porta anche una guarigione fisica, ti dico, guarigione fisica e fiducia in te stessa o in te stesso. Quindi alla fine della settimana sentirai di aver superato qualcosa di importante. Proprio come se dentro di te si fosse riaccesa una luce che dice wow, ok? Sì. Quindi io vedo da qua che questa è una settimana di cambiamento e di verità. Qualcosa finisce, ma ti libera. Potresti scoprire delle persone poco sincere con te o delle dinamiche che ti limitano. Qua vedo messaggi, confronti, anche forti, ma se resti centrata o centrato e usi la parola giusta, lo fai attraverso le pratiche, vinci. Perché alla fine io qua ti vedo con fiducia, con forza, sei più autentica o autentico, più libero, più matura. Cioè, lascia andare ciò, il mantra della settimana è questo: lascio andare ciò che non mi serve e la mia forza rinasce più pura. Questo è. Vediamo nell'amore cosa ci dicono. Nell'amore, dove stanno gli oracoli? Guarda, ogni volta che... Dove stanno? Dove sta? Eccoli, eccoli. Nell'amore per te. Apri il tuo cuore, l'amore è l'energia più elevata di tutte, lasciala entrare. Qualcuno si offrirà, o comunque sia, al di là di qualcuno, siamo a migliaia, quindi guardate il vostro segno zodiacale sempre, del mese di ottobre. Come dice, apri il tuo cuore, e anche qualcuno potrà aprirti il cuore in questa settimana. Lascia entrare l'energia dell'amore. Feelings, veri sentimenti, condividi veri sentimenti romantici che vale la pena di esplorare. Sì, vedo che ci sarà verità questa settimana. Qua mi consigliano di aprire il cuore, di esprimere la verità, e anche qualcuno che si offrirà a te in tal senso, no? A seconda poi di ognuno di voi. Vediamo un po' cosa ti dice l'amore. Tre carte sull'amore, per favore, in questa settimana. Ariete, il mondo, paggio di spade, vedi? La ruota della fortuna. Allora, quello che vedo è che questa settimana l'amore si apre in modo più maturo per te. Molti di voi stanno chiudendo un ciclo e ne stanno iniziando uno nuovo, perché il mondo parla di compimento, di chiarezza, di successo affettivo. Cioè significa che finalmente si comprende cosa si vuole davvero in amore. Per alcuni di voi significa mettere un punto a una storia che ha fatto il suo tempo, per altri invece portare una relazione a un livello più profondo. Cioè come se il cuore avesse imparato qua una lezione, no? E adesso si sentisse pronto a vivere qualcosa di più autentico. E qua ritorna la comunicazione, cioè c'è voglia di parlare chiaro, di capire, di farsi capire. Può arrivare qua un messaggio, un contatto, una conversazione che cambia l'energia. Per esempio, per chi è in coppia è il momento di dire ciò che si è tenuto dentro, cose in sospeso. Per chi è singolo, qualcuno curioso che ti osserva si avvicina, anche sui social, si avvicina, magari scrive, osserva qua, testa un po', no? Ti testa un po'. Il paggio è giovane, è diretto, però anche un po' impacciato, quindi parla ma a volte a modo un po' difensivo. Quindi il consiglio è: apri il cuore, ma ascolta bene le parole e usa le tue parole con dolcezza. E poi che succede? Questo è un colpo di scena. La ruota della fortuna sono gli eventi che non puoi governare, no? Nessun evento lo puoi governare, proprio sono cose boom 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 boom.
Questa settimana l'amore per te si muove, cambia direzione, ti sorprende, quindi io qua vedo che può esserci un incontro inaspettato, una svolta positiva o un ritorno che mette in moto nuove emozioni. Questa è la carta del destino, cioè qualcosa di importante si rimette in movimento. Quindi dovete lasciarvi andare al flusso quando c'è la ruota, cioè non cercare di controllare le cose. Quando la ruota gira, l'universo sta organizzando un incontro per te o un'occasione che non si può forzare, puoi solo accogliere, va bene? E qua gli oracoli ci confermano tutto. Questa settimana ti viene chiesto autenticità e coraggio emotivo. Non difenderti dietro il silenzio, non fare finta di essere forte se in realtà vuoi solo essere abbracciata, mi dicono, no? Sentimenti qui. Cioè, chi ti ama davvero vuole il tuo fuoco, non la tua corazza, il tuo fuoco. E se qualcuno ti piace, dice questa stessa, parla, scrivi, mostra interesse, anche in modo semplice. Cioè, un messaggio sincero, qua mi dice che può cambiare le cose. Perché in coppia questo è il momento di dire sì, ti amo, però con una sfumatura più vera, mi viene da pensare, mi spiego? Sì. Quindi, vediamo i miei oracoli, lui, lei, cosa ti dicono, cosa ti dirà l'altra persona fuori da te. Sto male senza di te, e qua c'è qualcuno che sta male senza di te. Sì, sta male senza di te e qua succedono delle cose. Oppure una persona che vuole contatto con te. Perdonami, ti prego, perdonami. Qualcuno che sta male vuole un perdono da parte tua, ti osserva, ti osserva, ti osserva. Ovviamente adattatela alla vostra circostanza, no? Cos'altro? Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Mi conferma che ci sono persone o una persona che ti osserva molto sui social, o osserva i tuoi movimenti o quello che fai. Sì, e qua succedono cose che cambiano il destino. Ok, quindi allora, questa settimana è di movimento e di apertura emotiva, cioè dopo un periodo di silenzi, di distacco, arrivano comunicazioni sincere e cambi di rotta positivi. L'amore si riaccende con più maturità, ma ti chiede verità. Niente maschere, niente strategie, cioè l'amore vuole semplicemente verità e coraggio. Quindi questa stesa ti dice apri il cuore anche se tremi, perché le parole che nascono dal centro del tuo cuore possono cambiare veramente il tuo destino. Ok? Mettiamo un oracolo di questi, finale. Ariete. Osserva con attenzione quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi. In questa settimana si riferisce soprattutto a queste dinamiche qua che ti ho raccontato prima, e anche sull'amore. Quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi, non sta troppo in là, non sta davanti nel tempo, indietro nel tempo, è proprio davanti a te in questa settimana. Ok, mettiamone un altro. Guarda, stai per entrare in un periodo fortunato, tutto brillerà di nuova luce. Celebra l'abbondanza, e questo si riferisce soprattutto al fatto di che fai questi tagli e dici la verità. Ti scrolli di dosso di pesi per entrare in una nuova tappa. Ok? Ok, ragazzi miei ragazzi, detto questo, io concludo qua per te e passo al segno del Toro. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro. Andiamo a vedere cosa accadrà per te in questa settimana dal 20 al 26 ottobre. Allora, vediamo. Allora, vediamo qual è l'archetipo della settimana, l'energia guida, no? Cosa accade in questa settimana nel mondo visibile? Cosa accade nel mondo invisibile? Qual è la prova in questa settimana? Qual è la prova in questa settimana? Poi, qual è il dono e la benedizione in questa settimana? Allora, facciamo un bel respiro.
Cosa accade in questa settimana? Allora, andiamo a vedere qual è la forza che ti guida. La torre. L'universo ti scuote dal torpore in questa settimana. Tutto ciò che era costruito su basi traballanti, che possono essere relative a situazioni relazionali, lavoro o abitudini, ciò che era traballante viene scosso perché non serve più. Questa è una liberazione. La torre è l'archetipo del risveglio improvviso, della verità che entra come un fulmine e spazza via le illusioni. E per te che spesso ami tenere un po' tutto sotto controllo, no? Questa sensazione può dare un po' di scossoni, no? Però dietro la caduta c'è sempre la possibilità di un nuovo inizio pieno di più luce. Cioè la torre ti dice lascia andare ciò che non è più vero. Ti sto preparando a un miracolo. Questo è lo spirito che ti guida in questa settimana. E vediamo come si muove nei vari reami. Nel mondo visibile cosa accade? Sì, qua ci sono dei cambi. Infatti, appena la torre libera spazio in questa settimana, la ruota si mette in moto. Mi spiego? Cioè gli eventi qua si muoveranno rapidamente in questi giorni, ti portano cambi, anche cose inaspettate. Può essere una notizia, un incontro, una coincidenza che cambia tutto. Cioè entri in una fase in cui devi fidarti del flusso, accettare che la vita sa meglio di te dove condurti. Questa ruota subito dopo la torre è proprio una protezione del destino, cioè quando qualcosa crolla, un nuovo destino si apre. No? Quindi il destino sta facendo spazio al tuo vero scopo dell'anima in questi giorni. Ok. E vediamo che cosa c'è nel mondo invisibile. Bellissimo, c'è un re di coppe qua nel mondo invisibile. Sotto tutta questa rivoluzione esterna, dentro di te si muove una grande profondità emotiva. Qua il re di coppe rappresenta l'anima tua matura, quella parte saggia, quella compassionevole, no? Che osserva tutto quello che accade senza farsi travolgere. Quindi dentro di te questa settimana c'è un cuore che impara a rimanere calmo anche nel caos. Ricordate il Kundalini Mudra? Io non ho paura del caos. La vita è caos creativo. Nulla è certo, è caos creativo. Ok. Per alcuni di voi c'è chi riceverà un aiuto da un uomo buono, un uomo però, un uomo buono, empatico, anche una figura spirituale può essere, o un terapeuta, una persona veramente di spessore emozionale. Per altri invece sarai proprio tu a incarnare questa energia, diventando il porto sicuro per qualcuno che sta vacillando intorno a te. Guarda che ti dico, poi mi farete sapere. Ok. Questa è la carta che ti dice, anche se fuori crolla tutto, l'amore dentro non crolla mai, si alimenta. Ok? Sta passando un aereo, scusate, ecco appunto. Vediamo qual è la prova in questa settimana. È il peso delle responsabilità, forse tanto da fare. Qua c'è un 10 di bastoni, un po' di fatica che si fa sentire, peso delle responsabilità, delle cose che tu non riesci a mollare, insomma. Quindi questa carta ti dice ti stai portando sulle spalle un mondo che non è tutto tuo. Quindi la prova in questa settimana è delegare un po', imparare a delegare, a dire di no quando serve, a lasciare andare ciò che ti esaurisce. Cioè non puoi salvare tutto o tutti. Questa è la settimana, cioè questa settimana più provi a controllare le cose, faccio questo, faccio quest'altro, porto quella, e più ti stanchi. Quindi ti dice questa carta, molla la presa. Guarda la magia che accade quando molli. Ok? E vediamo qual è la... Aspettate, stanno cadendo carte, tutto qua, aspetta. Perché non le metto mai ordinate, no? Ok. Allora, vediamo che stavo dicendo. Qual è il dono in questa settimana? Eccola, la regina di bastoni. E questa è la rinascita, cioè dopo il crollo, la fatica, no? Qua emerge in questa settimana una nuova sicurezza interiore. Sei luminosa o luminoso, magnetico. Questa è l'energia del fuoco creativo, cioè della fiducia in te stessa, del fascino che nasce dopo aver toccato il fondo. Questa è la benedizione per te, cioè in questa settimana ritroverai te stessa o te stesso come creatore della tua vita. E le persone intorno a te ti vedranno rinato, più vera, più vero, più bello, più libero. Questo è un potere che non viene dal controllo, no. Questo è un potere che viene dalla presenza a quello che accade, non dal controllo sugli eventi.
ok? Sì. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Mettiamoci... Dove stanno? Eccoli questi. Detox, depurati un po', depurati dalle negatività, tutto ti sarà più chiaro. E questo 10 di bastoni qua. Ti senti un po' responsabile di troppe cose in questi giorni. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni va bene così, va bene così. Saprai esattamente cosa fare guidata dalla saggezza interiore, assolutamente. Chi non la sta facendo, comunque anche chi la sta facendo, osservate un po' di più quello che mangiate in questi giorni, un po' più di rituali sacri quando mangiate, cibi crudi ad ogni pasto, cibi crudi ad ogni pasto, perché è vita che si dà alla vita, cibo crudo che si dà alla vita, che si dà alla vita, e onorate quel momento. Un po', state un po' scalze, magari a alcuni di voi fa freddo dove state, no? State un po' scalze, a piedi nudi, magari anche vicino a un albero, soprattutto chi non sta facendo lo yoga sciamanico, i 21 giorni. Però il senso è cos'è la negatività? Anche la negatività fondamentalmente non è altro che quello che credi di dover fare o di dover essere. Le aspettative sono la negatività, che ti vogliono far conformare a dei modelli che la propaganda ci propone, no? Che sono inconsci dentro di te, sai? Cioè non è che stanno liberi, li vedi, no, no, stanno dentro. Quindi ecco perché segui il cuore proprio in questa settimana, segui il flusso, non credere che le cose dovrebbero andare secondo come dici tu a livello mentale, segui il flusso perché quello è la negatività, il peso di come dovrebbero andare secondo te delle cose. Quello ti appesantisce, soprattutto. Va bene? Ok. Vediamo adesso sull'amore cosa accade. Sia che tu abbia qualcuno, non ci sia nessuno, però ragazze e ragazzi, guardatevi sempre l'oroscopo che ho messo per ottobre per te, là è tutto dettagliato. Allora, amore. Sentimenti reali, condividi i veri sentimenti romantici che vale la pena di esplorare. Sì, sia autentica o autentico, anche qualcuno ti esprimerà realmente ciò che sente in modo reale, no? A seconda di se il tuo karma lo permette o meno. Apri il tuo cuore, ti dice questa carta, cos'altro? L'energia è divertente e spensierata ma incerta, stuzzicare, anche prendere in giro. Ah, qualcuno ti stuzzicherà in questa settimana. Sai quel prendere in giro un po' che dimostra interesse? Degli eventi un po' che stuzzicano, che magari fanno crollare delle cose. ehm, Ti sentirai stuzzicato o stuzzicato da qualcuno. Vediamo, vediamo che dicono i tarocchi. Amore, dal 20 al 26 ottobre, Toro. Cosa accade? Ah, ecco, qua c'è un 4 di bastoni e qua ci sono degli incontri, qua anche dei silenzi. 4, 4, 4 di spade e il 4 di denari, cioè abbiamo 4, 4. Forse non è mai uscita questa sequenza. Guarda, allora ti spiego. Il 4 è la terra, le fondamenta, la casa, il corpo. Quando si ripete 4 volte, no? Sapete che l'ho messo anche nella numerologia, nel sito, scusami, nel video sulla numerologia. Quando si ripete 4 volte è come se si stesse radicando in te maggiore stabilità. È un portale questo, numerologico, di protezione, ordine divino, manifestazione concreta dell'amore. È come se l'universo ti dicesse resta con i piedi per terra, ma con il cuore fiducioso. Stai costruendo qualcosa di vero. Cioè, tu che sei un segno di radici, no? Questa settimana senti che il tuo cuore vuole sicurezza, ma anche un po' di leggerezza. Cioè, e gli spiriti del destino ti dicono, ti accompagnano a rimettere equilibrio tra serietà e gioco, vedo qua. Ma cosa succede? Io qua vedo che ci saranno delle unioni o degli incontri in questa settimana. È possibile che tu vivrai un momento di connessione vera con qualcuno, un invito, una riconciliazione o anche un nuovo incontro che profuma un po' di familiarità, no?
Per chi sta in coppia questo può essere un ritrovarsi nel calore di casa, un abbraccio che rinnova il legame un po', no? Per i single invece vedo un incontro gioioso qua, magari anche in un contesto amichevole o leggero. Il messaggio è questo: l'amore cresce quando si condivide la vita, non solo le parole, no? Il gioco, la spensieratezza. Poi che succede? Magari a metà settimana qua arriva la necessità di riposare la mente e il cuore, cioè ehm, qua è come se fossi un po' stanca o stanco di dare, no? Quindi a metà settimana forse puoi sentire il bisogno di stare un po' dentro di te, di non forzare nulla. Questa è la carta di guarigione, di un silenzio con l'altra persona, chiunque l'altro sia, un silenzio fertile. Quindi se è possibile che qualcuno o non risponderà in questi giorni per qualche tempo o si fa attendere, questo non è un rifiuto, è uno spazio per integrare. Questo può essere tu che non rispondi, non ti fai sentire o qualcun altro. Questo è la quiete, è il momento in cui l'anima assimila la nuova energia che la torre e la ruota, no? Hanno scatenato. E poi abbiamo il 4 di denari che mi parla del timore un po' di perdere ciò che si è costruito, anche della difficoltà a lasciarsi andare del tutto. Qua vedo che per chi ha, per esempio, qua vedo che c'è amore, ma anche una certa paura del cambiamento o della delusione. Questa è la carta di chi vuole sentirsi al sicuro prima di esporsi, no? E ti dice anche non stringere troppo forte, se no l'amore smette di respirare, cioè non ti trattenere troppo. Infatti l'invito è non trattenere, lascia che le cose fluiscano, anche se un po' di incertezza fa parte del gioco, mi spiego? Quindi, e gli oracoli cosa ti dicono? Apriti e alleggerisciti, non devi essere perfetta o avere tutto sotto controllo, perché l'amore questa settimana chiede sincerità e leggerezza. E dire ciò che senti, però col sorriso, cioè con quella dolce ironia che scalda, mi spiego? Perché qua vedo che una conversazione autentica oppure un messaggio giocoso possono riaccendere la connessione con chi ami. L'energia qua è spensierata, però è reale, cioè l'amore cresce nella verità, ma fiorisce nel gioco, un po' di stuzzicamento, mi spiego? Sì, quindi per alcuni di voi invece che siete singoli, io credo che un incontro c'è, però poi vi ritirate un po', perché siete anche molto magnetiche, molto magnetici. Vediamo i miei oracoli, lui, lei, cosa ti dice l'altra persona? Vediamo. Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Te l'ho detto qua, circa metà settimana, un po' di distacco per sentire il cuore come pulsa di nuovo, no? Vediamo ancora. Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Qua possiamo avere delle situazioni dove c'è qualcuno che non si sente degno dell'amore, o sei tu o sei un'altra persona, e quindi c'è questa riflessione che porta a connettersi maggiormente con il proprio cuore, no? E può essere questo per molti di voi, ripeto, siamo a migliaia, cos'altro? Per capire mi sono distrutto la Tore. Qua mi parlano di circostanze in cui è necessario distruggere le vecchie illusioni per realizzare un amore autentico. Quindi o tu o qualcun altro si può sentire un po' provato. Io qua vedo una situazione di fermo che lavora su questo sentirsi provati. L'incontro lo vedo, ma poi ci può essere un po' di fermo, ehm, eh, un po' di paura a lasciarsi andare completamente. Certo è che la settimana è costruttiva ma delicata. C'è la stabilità che si rafforza, poi c'è una pausa di riflessione, il bisogno di sentirsi al sicuro. Ehm, quindi queste carte mi stanno dicendo un po' gioca, ridi, parla, però resta sincera o sincero. Cioè il cuore è stabile, non è quello che si chiude, ma quello che sa danzare restando radicato. Questo mi sta dicendo questa stesa. Ok? Sì, mettiamo un'altra carta di queste. Attrazione energetica, un vero maestro sa che
si crea attraverso le proprie azioni. Non esitare quando senti l'energia che ti attira, seguila senza paura e muovi il mondo. E questo è il dono di questa settimana. Ti ho detto che sarai molto attrattivo. Un vero maestro sa che si crea attraverso le tue azioni. È il mago, no? Quindi il potere che ne ricaverai in questa settimana dopo aver fluito con gli eventi della vita sarà incontenibile. Bellissimo. Quindi, ragazze e miei ragazzi, io concludo qui per te, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e passo al segno del Gemelli. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli o Luna o Venere in Gemelli, soprattutto per quanto riguarda le questioni sui sentimenti, solo Luna e Venere. Andiamo a vedere cosa accadrà in questa settimana dal 20 al 26 ottobre. Allora, vediamo. Allora, l'energia guida di questa settimana, lo spirito della settimana, l'archetipo. Poi, cosa accade nel visibile? Poi, cosa accade nell'invisibile? Qual è la prova in questa settimana? E qual è il dono che ricevi? Allora, partiamo da qui, facciamo un bel respiro. Cosa accade in questa settimana? Allora, andiamo a vedere qual è la forza che ti guida. Abbiamo un bellissimo giudizio qua, è una chiamata. Allora, la forza che ti guida è questa, è la voce che ti dice: ora è il momento di risvegliarti, di vedere ciò che conta davvero. Cioè, per te significa riflettere sulle tue scelte e capire cosa vuoi lasciare andare. Cioè, potresti sentirti, per esempio, in questi giorni, potresti sentirti chiamata o chiamato a chiudere dei vecchi capitoli. Per esempio, a fare un bilancio della vita sentimentale o a fare un bilancio della vita lavorativa o della vita personale e a chiudere vecchi capitoli. È un momento, l'energia che ti guida è il momento di rinnovamento e consapevolezza in cui le tue decisioni portano a un vero cambiamento. Ok? Vediamo cosa accade nel visibile. Qua abbiamo il 7 di denari. Questa settimana vedrai i frutti del tuo lavoro. Vedrai i frutti del tuo lavoro. Ciò che hai seminato finora comincia a mostrarsi. Ma spesso richiede pazienza. Vedrai dei frutti e gli altri richiedono pazienza. Cioè non tutto arriva subito. Alcune situazioni si muovono lentamente, ma il progresso è reale perché vedi già i frutti in questa settimana. Per esempio, potrebbe significare che dei progetti che richiedono tempo, delle relazioni che si consolidano passo dopo passo, oppure dei piccoli segnali di miglioramento in un lavoro che stai facendo o in una collaborazione. Il messaggio qua è chiaro: non forzare nulla, osserva i risultati che già stai avendo in questi giorni e continua a curare ciò che vale la pena. Ok? Vediamo cosa accade nell'invisibile. Stai vincendo, sei di bastoni, sì, le energie sono di successo, di riconoscimento. Ti dico una cosa, le tue azioni passate, i tuoi sforzi, quello che hai fatto e la tua autenticità vengono notati da chi ti circonda, anche se tu non lo sai. Anche se non sono sempre visibili subito. Questa carta è la conferma che anche dietro le quinte stai avanzando con grazia e con merito. Bellissimo. Il 6 di bastoni ti porta anche la fiducia e la sicurezza dentro di te. Cioè tu comincerai in questi giorni a sentirti che le scelte fatte, anche quelle rischiose, portano i frutti. Bellissimo, bellissimo ragazzi e miei ragazzi, bellissimo. Vediamo qual è la prova in questa settimana. Non agire impulsivamente, segui l'intuizione. La papessa: ascolta l'intuizione e non agire impulsivamente. Cioè, questa carta ti invita a trovare il silenzio dentro di te, a fidarti della tua saggezza interiore. Per esempio, potresti sentire dei dubbi, avere dei dubbi o sentirti spinta o spinto a reagire rapidamente a quello che succede.
Ma la prova in questa settimana è restare centrata o centrato, riflettere, osservare. È la carta della pazienza, la prova è la pazienza, della saggezza nascosta, cioè in questa settimana devi ascoltare più di quanto parli, ok? E vediamo qual è il dono. Guarda, nuove opportunità concrete e realizzabili. Io credo che qua ci sarà o un progetto importante, o un'idea, o un incontro, o una piccola ricompensa tangibile per i tuoi sforzi. Te l'ho detto e qua vedevi dei frutti. L'asso dei denari ti dice questo: ora puoi piantare semi nuovi. Abbiamo anche la la luna nuova, scusami. Ora puoi piantare semi nuovi, semi sicuri, semi concreti, semi pieni di potenziale. Questa è la promessa della tua stabilità futura e della prosperità. Cioè questa è una boccata di fiducia che sostiene il tuo cuore e la tua mente. Bellissimo. Quindi io qua vedo una settimana di risveglio e realizzazione. Chiusura di vecchi capitoli e riflessione profonda. Risultati concreti e pazienza per i nuovi frutti. Riconoscimenti e fiducia interiore. La prova è: segui l'intuizione, segui più il silenzio che le parole. E il dono finale è una nuova opportunità concreta, cioè bellissimo. Quindi il messaggio chiave qual è? Ascolta la tua voce interiore, sii paziente con ciò che cresce lentamente e accogli il nuovo che sta per arrivare in questi giorni. Messaggio chiarissimo, carte chiarissime. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli, poi vediamo l'amore. Unione e armonia. Presto avrai un incontro, una riappacificazione o la conferma di un legame importante. Mi parlano soprattutto delle relazioni, adesso andiamo a vedere sull'amore, però a livello relazionale, al di là dei connotati amorosi o relazionali, avrai un incontro in questi giorni, una riappacificazione con qualcuno, la conferma che un legame è importante. Può essere anche sul livello lavorativo. Adesso andiamo a vedere le relazioni. Cos'altro ci dice? Nulla accade per caso, l'universo ti sta inviando segnali, presta attenzione a quello che vedrai in questi giorni. Ok? Vediamo cosa ci dicono, cosa ci dice adesso l'amore. Prendiamo subito le carte. Cosa accade nell'amore per te? Mettiamo 3 carte. Gemelli, amore, dal 20 al 26. Due di denari. Sì, il matto. Qua c'è fede nella vita. C'è un re di coppe qua. Qua c'è un re di coppe. Allora, partiamo subito per chi è single. Allora, per chi è single qua ci sono opportunità di incontro, e me lo diceva anche questa carta qua. Però ti chiedo una cosa, richiedono leggerezza e apertura queste opportunità, cioè potresti sentirti attratta o attratto da più persone o situazioni diverse, cioè la carta ti dice vai con calma, senza metterti pressione, osserva cosa ti fa vibrare di più, va bene? In coppia mi dice che alcuni, non voglio dire la parola compromessi, cioè ci sono piccole decisioni quotidiane da armonizzare. No? Non è un conflitto questo, è un bilanciamento tra esigenze tue e esigenze del partner, va bene? Allora, il matto qua mi parla del salto nel nuovo, la fede, porta avventura, porta novità, spontaneità. Se sei singolo, questo è il momento di buttarti con coraggio, di vivere l'amore come gioco, come scoperta, senza paura di sbagliare. Cioè qua vedo che puoi avere un incontro inaspettato che può cambiare la prospettiva. E qual è la chiave? Fidati, vai, vai, va bene? Questo re di coppe è un cuore maturo, è una protezione emotiva, cioè è possibile che per esempio arrivi, se sei single, una persona
emotivamente matura, che sa gestire le sue emozioni senza drammi. E questo è un invito a non cercare l'euforia, no? Capiscimi? Ma a cercare una connessione reale, una connessione stabile, va bene? Quindi se sei in coppia, questo rappresenta il partner che sostiene, che ascolta, che ama con calma, con profondità, cioè è un momento in cui l'intimità emotiva si rafforzerà in questi giorni e anche la comprensione reciproca cresce. Va bene? Sì. Potrebbero esserci più persone se sei singolo in questa settimana, ok? Però, come diceva anche questa carta, unione e armonia, no? La conferma di un legame importante, infatti, mi esce il re di coppe. Non è a caso, appunto. Quindi, se sei single, questa è una settimana di equilibrio tra divertimento e sentimento. Ci sono delle nuove connessioni, degli incontri sorprendenti. Qual è la chiave? Leggerezza, apertura e fiducia. Se sei in coppia, l'energia di complicità e rinnovamento qua ci sono, con delle opportunità di consolidare l'intimità emotiva. Ci sono dei piccoli cambiamenti qua, dei gesti di attenzione, di condivisione che faranno la differenza. La chiave è: gioca con leggerezza, apri il cuore senza paura e lascia che l'amore ti sorprenda. Ok? Vediamo cosa ti dirà questa persona. Ti sogno ogni notte. C'è questa persona che ti idealizza, ti sogna ogni notte. Ecco, l'uscita. Sei bellissima e voilà là. Sei bellissima o bellissimo. Cos'altro ti dirà? Ti sto aspettando. Questa persona aspetta te. Aspetta te. Sì. Non lo so se sei tu, cioè, questa è una persona molto matura emotivamente, aspetterà te. Io qua nella stessa generale ti vedo molto concentrata su veramente nel fare dei bilanci nella tua vita, no? E qua è una persona degna di spessore. Vediamo un po' cosa dicono questi altri oracoli. E infatti c'è un appuntamento qua, una fuga per due ti sta chiamando, un po' come questa fuga per due, no? Una fuga per due, ci sarà un appuntamento. Fuga per due, connessione inaspettata, gli opposti si attraggono, te l'ho detto anche qua, aspettati delle cose che diverse. Connessione inaspettata con una persona che non ti aspetti, soprattutto per i single. Nuove opportunità inaspettata, è una persona degna di spessore. Per capire se rientra nei tuoi parametri animici, ragazze e miei ragazzi, guardatevi il segno del gemelli, l'anima gemella, ok? Là vi ho detto tutto, d'accordo? Ok, detto questo, ragazzi e miei ragazzi, io mi fermo qui, ti faccio un grande in bocca al lupo e noi ci vediamo prestissimo. Che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro, luna o Venere in cancro, solo per i più esperti e le questioni legate ai sentimenti. Andiamo a vedere cosa accadrà in questa settimana dal 20 al 26 ottobre per te. Allora, vediamo. Allora, l'energia guida in questa settimana, l'archetipo della settimana, energia guida. Cosa accade nel mondo visibile? Cosa accade nel mondo invisibile? Qual è la prova in questa settimana? E qual è il dono? Allora, facciamo un bel respiro. Cosa accade in questa settimana? Allora, vediamo qual è la forza di questa settimana che ti guida, l'archetipo. Bellissimo, qua abbiamo la giustizia, equilibrio, verità, responsabilità. Questa settimana sarai chiamata o sarai chiamato a fare delle scelte chiare, delle scelte consapevoli, cioè a guardare la realtà così com'è, non come la tua mente vorrebbe che fosse. Guarda la realtà così com'è, cioè questa cosa può riguardare o il lavoro,
o le relazioni o anche delle decisioni personali, cioè se ci sono delle situazioni in sospeso, questo è il momento di risolvere con onestà, con chiarezza. Questa carta dice non devi affrettare le cose, cioè la giustizia ti invita a valutare ogni lato della storia, delle storie, no? A capire cioè capire ciò che è giusto per te e per gli altri in contemporanea. Questa è una carta che ti ricorda che ogni scelta che fai ha un impatto e scegliere con equilibrio ti porterà in armonia e la pace interiore, cioè scegli con non le ideologie, ma scegli con i tuoi ideali. La giustizia divina è diversa dalla giustizia sociale. Quindi più cose verranno bilanciate in questi giorni da una prospettiva animica, non mentale o morale. Quindi ciò che ti guida in questa settimana è la giustizia naturale, la giustizia divina che parla di estetica, parla di bellezza, e tutto è bello in natura, non esiste il brutto in natura. Invece la giustizia sociale è etica, parla di morale, moralismo, quindi ti troverai a che fare con questa necessità di andare verso il bello, verso l'estetica naturale, piuttosto che verso la morale del luogo comune, no? Ok. Quindi questo avrà un impatto, scegliere in questi termini. Vediamo anche delle situazioni che devono essere aggiustate, anche legali, anche situazioni burocratiche, no? Vediamo cosa accade nel mondo visibile. Qua abbiamo il 4 di bastoni, non so, qualcuno di voi ha comprato casa, sta comprando casa, sistemare questioni legate alla casa. Comunque, al di là di questo, nella fattispecie, il 4 di bastoni mi parla di stabilità, di celebrazione, di sicurezza concreta. È possibile tu questa settimana vivrai dei momenti di gioia nella vita reale, perché la giustizia divina ti accompagna. Qua io ti vedo avere piccoli traguardi raggiunti, riconoscimenti in famiglia o con amici. Al di là ti vedo con un senso di sicurezza che prima sembrava lontano. Per esempio, se sei in una relazione potresti sentire il piacere di ritrovarvi insieme in armonia, cioè come se tutto fosse più leggero, più sereno. Se sei singolo possono arrivare momenti piacevoli, gioiosi, che ti fanno sentire protetta, protetto, connesso, con un incontro che ti regala quel sorriso, quel calore. Mi spiego perché? Il 4 di bastoni è un promemoria, cioè le fondamenta costruite con costanza portano frutti concreti, quindi questa settimana puoi godere dei risultati del tuo impegno passato. Ok? Ti vedo felice. Ti accompagna la giustizia e ti vedo felice. Cosa accade nell'invisibile? Ah, ecco perché. Tu sei una maga, una strega, una sciamana, uno sciamano. C'è il mago. Questo è tutto il tuo potere creativo, quello che hai dentro di te. Allora, anche se fuori tutto sembra normale o caotico per alcuni, dentro di te c'è un'energia straordinaria che può trasformare quello che pensi, le tue idee in realtà. Il mago ti dice hai gli strumenti, le competenze, l'intuizione e la volontà. Ora tocca a te usarli. Questo può manifestarsi come, dici Francesca? Allora, ci può essere o un'opportunità improvvisa, o un'idea brillante, o un incontro fortunato che cambia le cose. E per te è un momento di fidarti delle tue capacità quando arrivano queste opportunità e capire che ciò che desideri può essere realizzato se mantieni focalizzazione e determinazione. Va bene? Sì. Vediamo qual è la prova in questa settimana. Regina di coppe, qua ci sei tu, che tu sia uomo o donna non importa. Guarda, la prova è proprio gestire le emozioni con equilibrio, senza lasciarti travolgere né da sentimenti troppo idealizzati né da richieste emotive eccessive degli altri. Cioè mantenere un equilibrio. Come se mi dicesse questa carta, la prova è devi imparare a donare amore senza perdere te stessa o te stesso. Devi imparare a leggere le persone, le situazioni con il cuore sì, ma anche con chiarezza. Per esempio, io credo che in questa settimana potrebbe capitare che qualcuno ti tocchi emotivamente, in modo profondo. E qual è la prova? Sarà non lasciarti trasportare completamente, mantenendo il centro e la lucidità. Questo è un invito a fidarti dell'intuizione, ma anche a proteggere il tuo spazio emotivo. Va bene?
E vediamo qual è il dono in questa settimana. Stupendo, stupendo. Abbiamo il mondo, completamento, realizzazione, armonia. Alla fine della settimana tu sentirai un grande senso di appagamento e di realizzazione. Qualcosa che hai seminato già in questa settimana o nei giorni prima porta frutti concreti e positivi. Lo vedi alla fine della settimana. Questa è una carta che celebra la chiusura di cicli, anche un traguardo tuo personale, un riconoscimento, semplicemente quella sensazione che la vita ti stia dando esattamente ciò, ti stia portando esattamente dove devi andare. Ed è bellissimo, no? Il mondo qua ti ricorda che sei pronta o pronto per il prossimo passo, che ogni lezione appresa ti ha reso più forte e consapevole. Ok? Bellissimo. Questa è una settimana di equilibrio tra cuore e mente. Fare scelte giuste e responsabili che siano in armonia con il sentire divino piuttosto che con la mente razionale. Ci saranno dei momenti concreti di gioia, di sicurezza, delle potenzialità e capacità di creare ciò che desideri, gestire le emozioni con equilibrio, profondità e poi un completamento, un'armonia interiore col mondo. È bellissimo. Qua ti dice la stessa agisci, ascolta il cuore senza perdere la chiarezza, agisci con equilibrio, lasciati sorprendere dalla realizzazione che ti attende. Questa è una settimana in cui avrete successo in qualcosa, poi mi farete sapere, bellissimo. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Che ti ho detto? Questa è la carta della fortuna, la cornucopia. Ti ho detto, ti ho appena detto, avrai successo in qualche cosa, poi mi farai sapere, condividi. Un cesto pieno di frutti. Qualcuno ha bisogno di te, unite le vostre energie. È possibile che qualcuno ti tocchi emotivamente qua. Il fatto è restare lucida con il cuore aperto. Quindi qua avrai il riconoscimento, un successo in questa settimana. Poi mi farete sapere che ti vedo felice, ok? Vediamo un po' cosa ti dice l'amore. Cosa accade nell'amore in questi giorni, dal 20 al 26 ottobre? Cancro. La luna, qua ci sei tu. 2 di bastoni e la regina di spade. Prima di decidere, fai un po' lo scanner, diciamo. Guarda, allora, la luna in questa settimana è il tuo segno, no? Cioè la tua carta. Potresti avere delle emozioni ambivalenti o incerte. Potresti sentirti un po' più sensibile, un po' più vulnerabile, un po' confusa riguardo o a qualcuno oppure avere dubbi che emergono dal tuo passato, perché la luna è anche carta del passato. Però la luna è l'invito a seguire l'intuizione e ascoltare il cuore più che la mente. Questa è la carta che ti ricorda che non tutto è come appare, quindi osserva, senti e lascia che la verità o le verità emergano lentamente. E poi abbiamo il 2 di bastoni, scelte e visione, no? Il 2 di bastoni qua mi dice che ci sono delle decisioni da prendere e delle prospettive da valutare, quindi ti potresti sentire di fronte a un bivio sentimentale, cioè proseguo su una strada già nota o esploro nuove possibilità? È la carta della pianificazione, dell'attesa consapevole, non è di azione impulsiva, no? Questa carta ti suggerisce di guardare lontano, di valutare le opzioni e scegli ciò che porta crescita e gioia. Se sei singolo, questa carta significa prepararti a nuovi incontri, per esempio, invece per chi è in coppia indica delle piccole scelte per migliorare o rinnovare la relazione. E che cosa succede? Qua abbiamo la chiarezza di spade, stavo dicendo. Volevo dire, la regina di spade che porta chiarezza. Lucidità, discernimento. Questa carta mi indica che tu hai bisogno di parlare chiaro e di stabilire dei confini emotivi. Alcune di voi potrebbero trattarsi di chiarire un malinteso, di dire la verità dei propri sentimenti o di proteggersi da energie che non servono più o da persone. È una carta un po', cioè dire ciò che pensi con gentilezza ma fermezza. È un invito a non farti trascinare dall'ansia o dalla confusione emotiva, vedi cade sotto la regina di coppe,
ma usare la ragione e il cuore insieme. Quindi questa settimana, per esempio, se sei single, potreste sentirvi attratti da più persone o da più situazioni, però dovete seguire l'intuizione e la chiarezza interiore prima di impegnarvi. Potrebbe arrivare qualcuno che stimola delle emozioni intense in te, però bisogna discernere tra reale e illusione, no? Vabbè che tutto è un sogno, lo sappiamo, sia la veglia che il sonno sono ugualmente stati di sogno, però per intenderci ti dico questo. Ehm, per chi è in coppia, chi ha già una relazione, la luna mi dice che ci sono dei momenti di profonda connessione emotiva, ma anche piccole confusioni o malintesi, perché quando si scende così giù, no, la mente perde il sopravvento e ci possono essere dei malintesi che la mente ti fa. Ecco, il 2 di bastone ti dice che se sei in coppia di fare scelte insieme per armonizzare la relazione e la regina di spade ti dice, ti invita a comunicare con chiarezza senza ferire. Va bene? Quindi andiamo a vedere cosa ti dice l'altra persona, di là che sia nuova o che tu già la conosci. Guardate sempre il vostro segno zodiacale, ragazze mie, del mese di ottobre, che là sono molto più dettagliata, più precisa, qua siamo migliaia, questo è il succo. Vediamo cosa ti dice l'altra persona, cosa si muove nelle profondità dell'altra persona con i miei oracoli, che potete trovare sotto all'info box. Sei bellissima, ti dice l'altra persona. Sei bellissima. Cos'altro? Volevo uscire questa, prendiamola. Basta, ho finito di ripetere i cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Questa è una persona che prende molto coraggio da grandi sconfitte che ha avuto. Prende molto coraggio da grandi sconfitte. Guardatevi il segno zodiacale vostro del cancro per quanto riguarda l'anima gemella, e là vi ho fatto proprio un'esposizione lunga e dettagliata. Cos'altro? Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Qua alcuni di voi potete aver avuto una separazione, ci può essere separazione con qualcuno, però infatti io ti vedo con la regina di spade, no? La separazione, i dubbi, le incertezze, tu ti metti alle spalle queste situazioni di dubbi e di incertezze in questi giorni, hai il cuore aperto ma la mente lucida, ok? Vediamo cos'altro ti dicono questi oracoli. Infatti ama te stessa, ama prima di tutto te stessa. Questa è una carta che mi dice di amare soprattutto te stessa. Allora, questa è una settimana in cui devi seguire il cuore per amare te stessa. Devi sognare, devi sentire, osservare, però devi scegliere con discernimento, mi dice. Non ti do, ti amo per paura, ma ti do perché sono integro, ok? Questa è la settimana in cui avrai grandi successi per quanto riguarda la tua stabilità personale. Nelle carte dell'amore non sono uscite le coppe in quanto tali, quindi dipende da ognuno di voi, siamo a migliaia, ti ho fatto la differenza tra single e chi è in coppia, no? E fatto sta che qua, qualsiasi sia la tua situazione, l'amore ti dice l'amore vero cresce nella chiarezza e nella fiducia. Chiarezza anche di ciò che vuoi, giustizia, no? Sì, e se come prima carta mi mettono prima di tutto ama te stessa o te stesso e soprattutto che hai delle gioie in questi giorni che promuovono questo amore di te, ti permettono di condividere la tua interezza, non il bisogno dell'altro. Cos'altro? Le fiamme della passione si accendono, burning desire. E qua c'è passione con qualcuno. C'è passione con qualcuno, forse grazie proprio con questa passione che fa accendere un po' di dubbi, un po' di incertezze. C'è passione. Vediamo cos'altro ti dicono questi. Amore. Qui ed ora, proprio in questa settimana. L'isola del tesoro, adesso ti dico, è là. Allora, qui ed ora, in questa settimana l'amore c'è, arriva, te l'ho detto. L'isola del tesoro è qualcosa che si costruisce piano piano o è una sorpresa che non ti aspetti e arrivare al traguardo è qualcuno che non si ferma davanti
dei limiti di qualsiasi natura, ok? Ragazze mie, ragazzi, io mi fermo qui, non aggiungo altro. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando, studiate, praticate e noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone o ascendente leone o luna e venere in leone solo per le questioni riguardanti i sentimenti e per i più esperti. Andiamo a vedere cosa accadrà in questa settimana dal 20 al 26 ottobre. Cosa accadrà in questa settimana per te? Allora, iniziamo con l'energia guida di questa settimana, la forza, l'archetipo. Cosa accade nel mondo visibile? Cosa accade nel mondo invisibile? Qual è la prova in questa settimana? Qual è il dono in questa settimana? Iniziamo da qui, il dono. Allora, facciamo un bel respiro. Cosa accade in questa settimana? Vediamo l'energia che ti guida, l'archetipo, la forza guida, no? A ci picchia abbiamo il 3 di spade. Allora, iniziamo la settimana con un'energia di dolore o di delusione per qualcosa o di discussione con qualcuno, delle verità dolorose che devono emergere o sono emerse. Non è necessariamente una tragedia questa, ma è una lezione importante sul lasciare andare. O qualcosa o qualcuno che non serve più alla tua crescita emotiva, sta uscendo dalla tua vita. Qua c'è una persona che va via, no? Questa carta indica che il dolore è necessario per liberare lo spazio a ciò che è autentico e giusto per te. Quindi in amore potrebbe significare dei confronti, delle discussioni, dei chiarimenti dolorosi o dei distacchi necessari, ma sempre con lo scopo di aprire a qualcosa di migliore. O l'avete già avuta questa cosa o si presenta in questa settimana con la necessità di copulare, mi verrebbe da dire, con le vostre emozioni di dolce tristezza, malinconia, abbandono, rituale erotico della Kundalini e poi vi fate quello della danza del piacere per trasformare il dolore in piacere. Quindi questa è l'energia che guida questa settimana. Cosa accade adesso? Andiamo a vedere nel mondo visibile. Infatti, cioè è incredibile come si parla, no? C'è l'otto di coppe, lasciare andare appunto. Nella vita visibile potresti sentire il bisogno di allontanarti da una situazione emotiva che non ti soddisfa più, sia essa una relazione, un'amicizia o un'abitudine emotiva. Questa è una carta di coraggio e di movimento, cioè andare verso nuove emozioni, nuovi inizi, lasciando ciò che pesa o che ti limita. Può essere un passo difficile? Sì, perché richiede di staccarsi da cosa? Cosa è difficile? Dal conosciuto, anche quando stiamo male. Quello è conosciuto, è meglio stare lì piuttosto che nello sconosciuto che non sappiamo, magari c'è la felicità, che è sempre così. Quindi questo è essenziale per la crescita emotiva, per ritrovare la tua autenticità. Mi spiego? Vediamo cosa abbiamo nel mondo invisibile. Il coraggio per farlo, abbiamo la forza infatti. L'invisibile sta lavorando a tuo favore, come sempre, anche se noi non ce ne accorgiamo. Questa ti dà l'energia del coraggio, che significa cor cordis, corabbio, avere cuore, ok? La pazienza e il giusto coraggio di affrontare le emozioni. La forza qua indica che tu hai la capacità di gestire con equilibrio i tuoi sentimenti, senza cedere alla rabbia o alla disperazione, o quando arriva ti confronti con le emozioni degli dei, delle dee e cooperi per procreare un risultato diverso di questo evento. Sapete già come si fa, rituale erotico della Kundalini. E c'è un supporto forte che hai, interno, spirituale, che ti aiuta a trovare la forza interiore e la resilienza, trasformando il dolore in saggezza e crescita. Ok? Vediamo qual è la prova a questo punto in questa settimana, già ce l'hanno detto, però qual è la prova? E infatti le relazioni, 2 di coppe, è proprio sulla relazione questa settimana.
Relazioni e connessioni intime. Allora, se sei in coppia, questa cosa richiede di affrontare dei dialoghi sinceri. Se sei singolo indica che una connessione significativa potrebbe emergere, però richiede attenzione, apertura emotiva. Cioè tu qua la prova qual è? Stai imparando a sentire le emozioni con saggezza, senza lasciarti guidare dal dolore o solo dalla passione. Mi spiego? La prova proprio è la relazione con l'altro. Lasciare andare vecchie abitudini o situazioni comportamentali. Ehm, A sostenerti è proprio la tua guida, eh. Vediamo qual è il dono di questa settimana. Azione, cavaliere di spade, sì. Allora, ciò che era confuso o doloroso si chiarisce. Qua tu avanzerai con decisione e con fiducia. Per esempio, in amore può indicare nuove dinamiche o delle conversazioni risolutive. O dei cambiamenti rapidi che portano a maggiore chiarezza o a un nuovo inizio. Cioè, questa carta ti dice come dono: hai affrontato il dolore, ottimo, l'hai fatto da Dio, benissimo, hai lasciato andare, ora puoi avanzare con coraggio. Ti vedo proprio animato da questa, ok? Quindi questa è la settimana di dolore trasformativo e crescita. C'è un inizio di settimana tipo lunedì, martedì, in cui possono esserci delle emozioni particolari da integrare bene. E una necessità di lasciare andare ciò che non serve più, che può essere una relazione o un comportamento emotivo o qualcosa. La forza interiore e la resilienza ce l'hai? Qual è la prova? A livello relazionale, connessioni emotive e chiarezza e azione verso il futuro. Quindi il messaggio chiave è: lascia andare ciò che ferisce, usa il tuo coraggio e la tua saggezza interiore e apriti al cambiamento, perché ciò che arriva sarà più chiaro, più libero e più autentico. Sì. Fammi mettere due specifiche qua. Eh, Vediamo nel mondo visibile con l'otto di coppe. Il 5 di denari. Chi è che si sente abbandonato o lasciato solo? Ti confronterai con queste emozioni di dolce tristezza, della penuria, della carenza, di sentirti solo. Ragazze e ragazzi, abbiamo la luna nuova. Intensificate il rituale della Kundalini, le pratiche sciamaniche, perché alla fine della settimana avrete una forza inarrestabile. O qualcuno che si sente solo, tu ti senti sola. Questo è sul 2 di coppe. L'otto di denari. C'è necessità di lavorare sulla relazione con l'altro attraverso le tue emozioni. Delle storie che non hanno funzionato per vari motivi. Perché non hanno funzionato? Non c'era il giusto approccio. Quando ti interfacci con l'altra persona, 2 di coppe, chiunque l'altro sia, che sia un partner, che sia un amico, che sia un collega, che sia un familiare, e la relazione con l'altra persona è sempre la relazione con le tue emozioni. Allora, lavorare 8 di denari, far funzionare una relazione, significa lavorare sulle emozioni che l'altro ti dà, mi spiego? E quindi questo è il senso. Sul dono, cavaliere di spade, qua abbiamo l'eremita, avrai una chiarezza straordinaria, il dono della solitudine beata che ti porta a vivere relazioni più integre. Perché, come ti ho detto anche nella danza del piacere, il rituale sciamanico, no? Quando stavi in trance che ti ho guidato, ehm, tu non sei sola, tu non sei solo. Le tue emozioni sono i tuoi più potenti alleati, sono spiriti, sono araldi, sono dei, sono dee. Questo è l'eremita che trova la forza in sé, avendo tutti questi compagni alleati di viaggio. Questo ti permette di avere una mente lucida, di prendere decisioni di un certo spessore. Mi spiego? Sì, mente lucida, re di spade, infatti. Vediamo cosa dicono gli oracoli. È
Infatti, tutto l'opposto di quello che potresti vivere. Celebra l'abbondanza, stai per entrare in un periodo fortunato, tutto brillerà di nuova luce. Mi spiego? Sta per arrivare l'abbondanza. Ti ricordi quando ti dicevo che quando succedono dei drammi la tua mente è devastata e l'anima esulta? Così è. Chiamane un'altra. E infatti devi purificarti da energie tossiche per capire quello che ti ho detto, per sentire quello che ti ho detto, detox. E depurati dalle negatività, tutto ti sarà più chiaro. Vi insegno sempre cos'è la negatività. Non ci sono persone fuori che ti danno negatività. Questa è la scoperta dell'acqua calda. Non ci sono persone fuori che ti danno negatività. Sei tu che stai vibrando a una certa frequenza mentale, con dei pensieri o intrusivi o assassini che ti specchiano altre persone che reputi negative perché alimentano quel tuo gioco mentale. Tutto inconsciamente viene. Quando noi abbiamo delle aspettative che sono aspettative che il mondo ci ha messo nella testa, non sono tue veramente, allora arriva la pesantezza, il dolore. Quindi depurati dalle negatività significa includi le emozioni che ti stanno, come si fa? Includi le emozioni che ti arrivano in questa settimana intensificando il rituale erotico della Kundalini e la danza del piacere. E tutto brillerà di nuova luce. Tutto, ok? La negatività sono le aspettative che noi crediamo che siano nostre, ma non sono nostre, e quindi non le raggiungiamo secondo quegli standard, allora ci sentiamo frustrati, ci sentiamo indegni, ci sentiamo senza abbondanza, mi spiego? Lascia andare, ti dice l'otto di coppe, e ti troverai questa settimana a lasciare andare questo modus operandi, questo modus vivendi, ok? Vediamo cosa ti dicono le carte dell'amore nello specifico. Cosa accade nell'amore per te in questi giorni, questa settimana? Leone. Re di denari e 10 di bastoni. Guarda quanti carichi, quanti pesi e responsabilità. Cavaliere di coppe. Cavaliere di coppe. Allora, ti spiego. Il re di denari qua rappresenta un partner affidabile, stabile e concreto. Però nel contesto di questa settimana potrebbe indicare una persona che non ha dato ciò che ci si aspettava. Mi spiego, ecco perché il tre di spade. E per te questo significa riconoscere che alcune relazioni hanno portato sicurezza solo in apparenza, oppure che la stabilità promessa non è reale. Quindi può emergere consapevolezza di un peso emotivo accumulato qua, delle responsabilità non condivise, o in una dinamica dove tu ti sei sentita o sentito sempre a dover sostenere l'altro. Cioè è il momento di vedere chiaramente chi merita il tuo cuore e chi no, senza colpe, solo chiarezza. Mi spiego? Infatti qua c'è sto peso emotivo, lo stress, la stanchezza, alcune relazioni oppure le vecchie ferite o incomprensioni stanno pesando troppo. Questa carta ti dice lascia andare ciò che non serve, scarica i fardelli emotivi perché portare troppo peso ti limita la gioia e il nuovo che arriva, eccolo, Cavaliere di Coppe. Ok? Queste sono nuove emozioni, incontri, possibilità romantiche. Dopo il dolore del tre di spade, la necessità di lasciare andare dell'otto di coppe, qua arriva una possibilità di ritrovare leggerezza, romanticismo e apertura del cuore. Questo è un nuovo inizio o un rinnovamento in amore, dove tu potrai aprirti con fiducia, seguire l'istinto e lasciarti sorprendere. Perché il Cavaliere di Coppe qua è dolce, sensuale, poetico, è un invito d'amore, no? È quella magia del cuore che si rinnova dopo la tempesta. E liberati dalle paure e dalle emozioni pesanti, perché riceverai delle ricompense emotive importantissime. Quindi questo è un processo di guarigione per te in questa settimana e di rinascita, dal dolore, dal peso emotivo alla possibilità di un cuore più leggero, aperto a questa nuova connessione, a questa cosa bella che arriva, mi spiego? Se, cioè ragazze, avevo lanciato gli oracoli, avevo detto tutto, niente, si è spenta la telecamera proprio perché era molto forte il messaggio. Allora, ho già lanciato altri oracoli, adesso ti faccio un sunto, ti stavo dicendo,
eravamo rimaste la differenza ti stavo facendo perché singolo, perché in coppia. Allora, perché singolo questa settimana ti porta delle nuove possibilità romantiche, però richiede la pulizia interiore e la chiarezza. Prima di aprirsi completamente a qualcuno, devi lasciare andare vecchi dolori, riconoscere quali persone meritano fiducia, cioè seguire il cuore con leggerezza e discernimento, ok? Perché in coppia invece, ho già impegnato, devi affrontare delle difficoltà o dei pesi accumulati nella relazione. 10 di bastoni, re di denari, cioè la settimana ti chiede dialogo chiaro, liberarti di vecchi rancori e ritrovare romanticismo e complicità. E questo cavaliere di coppe ti promette l'opportunità di rinvigorire la relazione, però serve apertura emotiva, serve collaborazione, mi spiego? Quindi, il re di denari ti mostra la realtà della stabilità passata, chi ha dato e chi no. Il 10 di bastoni indica il carico emotivo da liberare, il dolore che pesa, e il cavaliere di coppe ti porta delle nuove emozioni di leggerezza, di romanticismo. Gli oracoli che sono usciti, che mi dicono, i miei oracoli mi dicono, sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato, sto affrontando tutte le mie paure e tu sei l'amore. Allora, qua c'è una persona per la quale sei tutto quello che ha sempre desiderato. Sta affrontando tutte le sue paure e queste sono carte che non solo riguardano te, anche l'altro fuori da te, no? Che è uno specchio. Che cos'è l'amore? L'amore è la riconciliazione degli opposti. Cioè, l'amore è leggerezza, non è pesantezza. Ok? La pesantezza è data dalle aspettative che abbiamo sull'amore. Quello è. E poi qua dice che siate testimoni della vita degli altri, vivere un tempo di qualità, cioè questa settimana avrai veramente un tempo di qualità da vivere, cioè che cos'è il tempo di qualità? La semplicità del momento presente, fare un picnic insieme, mangiare un panino, bere un tè, una tisana. E poi dice l'oracolo lascia che la situazione si svolga in modo naturale, non forzare le cose. Quindi lascia andare ciò che pesa, aspettativa, e non forzare le cose, fai andare in modo naturale perché ciò che arriva sarà leggero, autentico e pieno di gioia. D'accordo? Quindi, ragazzi miei ragazzi, si era spenta il momento cruciale, ma quello che dovevo dire te l'ho detto. Io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine o Luna o Venere in Vergine solo per i più esperti e soprattutto da parte dell'amore. Andiamo a vedere cosa accadrà per te in questa settimana dal 20 al 26 ottobre. Vergine in questa settimana. Allora, andiamo a vedere qual è la forza che ti guida in questa settimana, l'archetipo, la forza che ti guida. Cosa accade nella realtà visibile? Cosa accade nella realtà invisibile? Nei reami sottili. Qual è la prova in questa settimana? E qual è il dono che ricevi? Partiamo da qui. Allora, facciamo un bel respiro. Cosa accade in questa settimana? Andiamo a vedere la forza che ti guida qual è. E qua abbiamo un bellissimo 8 di denari. Mi parla di impegno, di costanza, di perfezionamento. Questa settimana sei guidata dall'energia del lavoro cosciente e consapevole, cioè ciò che fai, come lo fai e con quanta dedizione lo fai ha un grande impatto sulla tua realtà. È il momento di mettere attenzione ai dettagli, alle piccole azioni quotidiane, al perfezionamento delle tue competenze, sia nel lavoro, sia nei progetti personali che nelle relazioni. Questo spirito di questa carta ti invita a essere metodico e diligente, no? Però senza perdere il piacere di ciò che crei, mi spiego? Ok. È un'energia che ti premia questa energia per chi lavora con amore, con costanza e concentrazione, ok? Questo è ciò che devi fare in questa settimana affinché tu possa avere successo. Cosa accade nel mondo visibile? E qua abbiamo un 3 di bastoni e una attesa attiva, visione a lungo termine, cioè nel concreto tu puoi iniziare a vedere i primi risultati dei tuoi sforzi passati.
Li vedi già adesso, però richiede pazienza per quelli grossi. Cioè potrebbe esserci un senso di espansione in questi giorni. Hai dei nuovi progetti che iniziano a prendere forma, oppure delle opportunità che si avvicinano. In amore, nel lavoro, nella vita quotidiana, questa carta ti dice che le tue azioni passate iniziano a dare frutto e che è importante guardare avanti, pianificare e attendere con fiducia, ok? Vediamo cosa succede nel regno invisibile. 7 di bastoni, difesa, determinazione. Nell'invisibile tu puoi sentire delle sfide probabilmente o degli ostacoli da affrontare. Però hai anche della forza e il coraggio per superare le difficoltà. Che sai anche dentro di te, no? Allora, questa carta è un invito a mantenere la tua posizione senza arrenderti, a difendere ciò che è importante e a non lasciarti scoraggiare da resistenze esterne. Anche se le situazioni possono sembrare complicate, l'energia invisibile ti supporta nella perseveranza e nella resilienza. Va bene? Ok. Qual è la prova di questa settimana? E abbiamo un re di spade. Sarai chiamata o chiamato a prendere delle decisioni importanti, a usare la ragione e il discernimento e sarai chiamata o chiamato a comunicare senza fraintendimenti. Ecco perché il 7 di bastoni. Non lo so, potrebbe trattarsi di una situazione lavorativa centrale qua, oppure di relazioni o di questioni personali. Fatto sta che la prova è affrontare la realtà con lucidità senza farsi guidare soltanto dall'emotività. Questo è un invito a essere onesti con se stessi e con gli altri, a usare la mente risvegliata come guida stabile, ok? Vediamo qual è il dono di questa settimana. È bellissimo, c'è una regina di coppe, empatia, amore, connessione. Guarda, alla fine della settimana tu riceverai sostegno emotivo e connessioni profonde. O semplicemente imparerai a gestire le emozioni con maggiore dolcezza e comprensione. Questa è la carta della cura, dell'ascolto del cuore, che permette di trasformare la pratica quotidiana e l'impegno in relazioni armoniose, relazioni gratificanti. Quindi il dono è la capacità di unire la saggezza pratica con l'intelligenza emotiva, creando equilibrio e armonia nella vita. Ok? Quindi quello che vedo qui in questa settimana è fare attenzione ai dettagli e perfezionare le tue competenze. Osservi in questa settimana i primi frutti dei tuoi sforzi passati e pianificherai il tuo futuro. Quello che è importante è difendere quello che per te è importante con coraggio, anche se ci possono essere degli ostacoli, e affrontare la realtà con lucidità e decisione. In questi giorni tu riceverai supporto emotivo e anche svilupperai delle connessioni armoniose. Ora, puoi interfacciarti con una energia maschile, questo re di spade, dove dovrai difendere le tue posizioni con coraggio, no? Rispetto alle visioni che hai. Può essere un capo, può essere un leader, può essere una persona, una relazione, non lo so. E riceverai anche supporto da una figura femminile o da un'energia femminile, che è sia quella che c'è in te, sia quella che puoi rispecchiare fuori, che è la stessa cosa. Questa energia femminile è un supporto emotivo, è una connessione armoniosa, va bene? Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Anzi, mettiamoci questi. Questa settimana per la Vergine. Preoccupazioni, te l'ho detto, pensieri negativi. Preoccuparsi è la preghiera per manifestare ciò che non vuoi. Invece di pensare a ciò che non vuoi, pensa a ciò che vuoi manifestare nella tua vita. Sì, te l'ho detto, ci potrebbero essere delle difese, degli scontri con qualcuno che ti fa preoccupare. Questa è la sfida per te in questa settimana, no? Cioè, avere una mente lucida che è al servizio del cuore. Quindi, laddove senti tensione, frustrazione o rabbia,
pratica il rituale erotico della Kundalini e vedrai che le tue parole saranno perfettamente allineate con l'intelligenza emotiva. Va bene? Ok. Vediamo un'altra di queste. Piccoli gesti, basta poco per sbloccare la situazione, dai valore a ogni cosa e infatti basta poco a sbloccare delle situazioni un po' strette in questa settimana, qualche confronto. Piccoli gesti, cioè piccoli gesti, non permettere alla mente di elugubrare, no? Stai nel corpo, 8 di denari, anche stare nel corpo, piccoli gesti. A poco, pianifica, continua sulla tua strada, abbi la visione e se qualcuno si mette nella tua visione, sappi che quella è una prova per te affinché tu possa consolidare il sentiero della tua visione. Ok? Ok, vediamo cosa accade invece nell'amore per te. Amore questa settimana, guardate sempre il vostro segno zodiacale, ragazze mie, ragazzi, per il mese di ottobre, per favore, che là sono più specifica e spendo più tempo per descrivervi tutto. Amore, Vergine, cosa accade in questa settimana? Cambio, ruota della fortuna. Ah, l'eremita, qua ci sei tu. È il carro. Ah, ci picchia. Allora, abbiamo dei cambiamenti repentini molto importanti che ti spingeranno a guardarti dentro e a prendere delle decisioni conformi alla tua verità interiore qua in amore. Perché? Perché la ruota mi parla di mutamenti inevitabili, cicli in amore che si chiudono, nuovi inizi, momenti imprevedibili, delle svolte inaspettate in amore. Questa carta mi dice che qualcuno potrebbe arrivare o andarsene. Oppure una relazione potrebbe entrare in una nuova fase. Questo è un invito a lasciarti trasportare dagli eventi senza resistere. In pratica preparati ad accogliere delle sorprese e dei cambiamenti qua, osservandoli tutti come delle opportunità di crescita. L'eremita, che è la tua carta, è come se tu ne avessi necessità in questi giorni di prendere del tempo per capire cosa vuoi davvero in amore, distinguendo tra attrazioni superficiali e connessioni invece autentiche, cioè ti spinge a riflettere sui tuoi sentimenti, sulle dinamiche di una relazione o su ciò che ti rende veramente felice. Questa è la carta della chiarezza interiore, cioè ti invita a vedere le situazioni in modo obiettivo, senza farti confondere da emozioni temporanee o pressioni esterne, mi spiego? È un'autoanalisi importante. E qua il carro mi dice che ci sono movimenti poi dopo, perché prendi decisioni, superamento di ostacoli. Dopo aver osservato e riflettuto, tu agisci con chiarezza e determinazione. Questa carta ti dice di fare il primo passo se sei single o di prendere delle decisioni importanti nella relazione se sei già in coppia. Perché il carro porta coraggio, energia, dinamismo, indica che è il momento di dirigere la situazione verso ciò che vuoi veramente, senza esitazioni. Cioè in pratica, dopo introspezione e discernimento, qua c'è il tempo di mettere in moto le tue scelte e avanzare con fiducia, sia verso un nuovo incontro, sia verso una relazione più chiara, più matura. Mi spiego? Quindi ci sono dei cambiamenti e delle svolte. Questa carta richiede apertura al destino, ti invita a riflettere e questo ti incoraggia a fare scelte chiare, avanzare con decisione, cioè portare il cuore verso ciò che desideri davvero. Ok? Vediamo un po' cosa ti dicono gli oracoli dell'amore, i miei. Cambi inaspettati, arriva qualcuno verso di te o per ognuna di voi è diverso, ma il succo che ti ho letto è quello che vale per tutti. Vediamo un po' la persona che arriva. Ok, allora questa carta ti spiega il senso di questo eremita, cioè io vivo con lei il divenire di un amore e io stesso vi assisto quasi invisibile sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei.
Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro, e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. Allora tu sta settimana sai che devi fare? Ti devi connettere bene bene col tuo amante mistico, che lo trovi nel rituale sciamanico, il rituale erotico con la Kundalini. Le emozioni tue ti vengono mandate dall'amante mistico o sposa celeste. Questa è la mancanza, non è assenza, ma è invisibilità. Ti devi connettere con le emozioni invisibili per prendere delle decisioni che siano conformi al tuo cuore. Qua c'è l'amore che sta con te, l'amante invisibile, anche se per degli eventi la persona non c'è, ok? Non c'è, non si vede. Il carro mi parla poi di avanzamento, di vittoria, ma soprattutto della tua presa di posizione di prendere decisioni conformi con il tuo cuore. Ricorda che c'è la regina di coppe qua come dono. Quindi sono felice con la presenza assenza, e per questo arriva poi la presenza. Ok. Cos'altro ti dirà questa presenza che arriva? Sto tornando da te. Per alcuni di voi c'è un ritorno. Non lo so se subito, però che c'è l'eremita qua. Sto tornando da te. Per qualcuno è una persona che già conoscete, per altri è l'amore che sta tornando da te in forma visibile. Cos'altro? Sei la mia primavera. Questo è un nuovo inizio, sono nuovi inizi dopo questa profonda scelta interiore che fai. O lo fai consapevolmente o inconsapevolmente, è questo. Cioè questa stessa ti dice: accogli i cambiamenti, guarda dentro te stesso con saggezza e poi muoviti con coraggio verso ciò che arriva, perché ciò che arriva sarà autentico e appagante. Ok, vediamo queste altre carte cosa ti dicono. Quello che arriva in questa settimana, vediamo. Un tocco tenero significa così tanto. Ah, ci sarà qualche gesto di tenerezza da parte di qualcuno. L'energia è divertente e spensierata, ma incerta. Stuzzicare, prendere in giro. Qualcuno ti potrà stuzzicare in questa settimana con un gesto affettuoso, ti prenderà un po' in giro. Cioè, sai quel gioco dell'amore, no? Mi dicono che questo si può verificare in questa settimana. E poi man mano che vi conoscete scoprite molte cose in comune. Sì, mi parlano anche di nuovi incontri che arrivano per le ragazze singole, i ragazzi singoli. Magari stavate qualcosa di inaspettato arriva, no? Magari ti prende un po' in giro, cioè nel senso buono, no? Un gesto affettuoso. Man mano che vi conoscerete scoprirete molte cose in comune. Non affrettare le cose, ti dicono anche qua, piccoli gesti, no? Quindi per le ragazze singole, per esempio, ma non solo, c'è un rinnovo di qualcosa, dell'amore, che parte con un po' di piccoli gesti, va bene? Non forzate le cose, perché man mano che vi conoscerete scoprirete molte cose in comune o le riscoprirete dopo questa verità interiore che mi realizzi, ok? Ok, detto questo, ragazze e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, mi raccomando, studiate e praticate, io ti faccio un grande in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in bilancia per le questioni riguardanti i sentimenti. Andiamo a vedere cosa ti accade in questa settimana dal 20 al 26 ottobre. Allora, vediamo qual è lo spirito che apre la settimana, l'archetipo, lo spirito che ti guida. Cosa succede nel mondo visibile, quello che ti accadrà? Cosa succede nell'invisibile, quello che non sai, che non conosci, che non vedi? Qual è la prova in questa settimana? E qual è il dono che ricevi? Allora,
Ragazzi e miei ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa accade in questa settimana? Allora, andiamo a vedere qual è l'energia che ti guida. Qua abbiamo un 3 di bastoni. Il 3 di bastoni mi dice che c'è visione, c'è espansione, pianificazione a lungo termine. Questa settimana sei guidata dall'energia di guardare avanti e pianificare i prossimi passi, sia nella vita personale che in ambito lavorativo e relazionale. Questa carta ti invita a considerare le possibilità e valutare le opportunità che ci saranno, senza lasciarti distrarre dalle piccole difficoltà quotidiane rispetto alla tua visione. C'è un senso di attesa attiva qua, cioè ciò che stai coltivando adesso inizierà a mostrare i primi frutti, ma serve pazienza e lungimiranza. Per esempio, progetti creativi, lavoro collaborativo, relazioni, crescita personale. Cioè è il momento di preparare il terreno per ciò che vuoi costruire, osservando questo terreno con attenzione e con fiducia, ok? Vediamo che cosa si manifesta nella realtà. La la, regina di bastoni, ecco perché c'è questo fervore. Ti vedo bellissimo, bellissimo, molto potente, creativa, carismatica, carismatico. Guarda, io vedo che nel mondo concreto tu ti sentirai più sicura o più sicuro, anche più attiva, più magnetica, con tanta forza fisica e vigore. Sei pronta o pronto a prendere l'iniziativa in ambito lavorativo, in ambito sociale e sentimentale. Questa carta mi indica anche che puoi incontrare una persona energica e stimolante, che ti rispecchia l'energia di incarnarla tu quella qualità, perché ce l'hai dentro, no? Qua vedo leadership, relazioni sociali, creatività, assertività, cioè questa settimana ti dà l'energia positiva per agire, per creare, per influenzare positivamente gli altri con entusiasmo, determinazione. Questa è la settimana in cui influenzerai positivamente il tuo intorno, hai tanta energia creativa guardando all'orizzonte. Bellissimo, ok, vediamo cosa accade nell'invisibile. Equilibrio e flessibilità, 2 denari. Allora, nella parte invisibile dentro di te anche potresti percepire una necessità di bilanciare più cose contemporaneamente, perché ti vedo molto attiva o attivo. Tipo, potresti sentire la necessità di bilanciare lavoro, amore, impegni personali. Ehm, io ti vedo questa settimana che grazie a questa tua forza interiore gestirai più situazioni contemporaneamente. Organizzazione, gestione del tempo, relazioni dinamiche, scelte pratiche. Cosa ti consiglia lo spirito di questa carta? Sii flessibile, mantieni equilibrio e non lasciare che lo stress prenda il sopravvento perché hai il potere per farlo. Ok? Vediamo qual è la prova di questa settimana. Ah, ecco perché c'è un po' di noia. 4 di coppe indica un po' di noia o di insoddisfazione. Allora, la prova è non lasciarsi paralizzare dalla noia o dall'indecisione, ma guarda con apertura a ciò che la vita offre. Per esempio, potrebbe esserci la tentazione di rinunciare o di ignorare delle opportunità perché sembrano poco entusiasmanti per te o perché il cuore è chiuso. Tipo negli ambiti relativi alle relazioni o scelte sentimentali oppure progetti di crescita personale. Cioè, che ti dice questa carta come prova? Sforzati di cogliere le occasioni, anche se inizialmente sembrano ripetitive o poco entusiasmanti. Ti dice sforzati di cogliere delle occasioni, ok? Non poco entusiasmanti, l'entusiasmo deve esserci sempre, stare nel Dio, no? Tipo il Dio della noia, il Dio della tristezza, il Dio della... ok? Se sei annoiato o annoiato, affidati alla dea della noia. Ti prego, se sei qui con me, dea della noia, io voglio esserne all'altezza, aiutami a vedere quello che ancora non vedo. E pam, prendi l'occasione e sei nell'entusiasmo, ok? Vediamo qual è il dono di questa settimana. E infatti abbiamo un bellissimo 3 di denari che mi parla di collaborazione, riconoscimento, risultati concreti. Il dono di questa settimana è la possibilità di costruire insieme ad altri. Anche riceverai apprezzamento e raggiungimento di obiettivi condivisi. Per esempio nel lavoro vedo dei progetti comuni e un successo che arriva grazie alla collaborazione. Team, in relazioni di supporto, lavoro creativo, cooperativo.
In pratica mi dice questa carta che chi lavora bene con gli altri o investe in relazioni autentiche vedrà risultati tangibili e gratificanti. Bellissimo. Sì, bellissimo. Guarda, la sintesi per questa settimana è una settimana di pianificazione, energia e collaborazione. Guarda avanti, prepara il terreno per progetti e anche relazioni, hai tanta energia, creatività, carisma da utilizzare in modo concreto, equilibrio e flessibilità per gestire tutto al meglio, attenzione a non chiudersi o a ignorare delle opportunità. Collaborazione e riconoscimento, risultati concreti negli ambiti o relazionali o di lavoro. Quindi il messaggio chiave è questo: guarda avanti con fiducia, mantieni equilibrio, cogli le opportunità e collabora con il cuore e la chiarezza, perché ciò che costruisci insieme ad altri porterà gratificazione e successo. Ok? Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Fammi mettere questi. Aspetta. Mantra, pulizia e affermazioni. Ragazze mie, ragazzi, lo so che state facendo la pratica dei 21 giorni, continuate. Mantra, pulizia e affermazioni. Dimmi se non è proprio la pratica dei 21 giorni che state facendo. Le vibrazioni armoniche sottili dei mantra agiscono come un mezzo di pulizia e purificazione della nostra coscienza e del subconscio e portano col tempo alla sostituzione dei sentimenti negativi con affermazioni positive, donando un senso di grande pace e serenità. Crea il tuo mantra. Ragazzi, qua abbiamo la legione dei bastoni. Fatevi la danza del piacere più volte in questa settimana, no? Che abbiamo già pubblicato. Quindi, mantra e affermazioni, non c'è da dire nient'altro. Mettiamo una carta di queste. Buone notizie, te l'ho detto. Una novità illuminerà il cammino e ti aiuterà a decidere. Ci sono buone notizie in questa settimana che riguardano quello che abbiamo detto, Ottime notizie, buone notizie, fai mantra, le pratiche, vedi che tutto va come deve essere. Vediamo sull'amore cosa ci dicono. Cosa accade in amore per te? Guardate sempre ottobre 2025, il segno zodiacale vostro lungo e dettagliato che ho già fatto. Cosa accade in amore per te? Il matto, ti vedo lanciarti, avere fede senza volere troppi impegni. Infatti 4 di spade, non ti vedo di volere impegni, vedo che ti dai alla vita 4 di denari. Guarda, non ti vedo tanto predisposto all'unione con l'altro. Infatti abbiamo il 4 di coppe, no? Un po' di svogliatezza nel prendere delle opportunità. Ti vedo soprattutto volerti godere la vita attimo dopo attimo, anche le relazioni. Non aprirti subito perché sei concentrata o concentrato su delle visioni a lungo termine che riguardano i tuoi progetti di vita, comprensivi anche quelli sentimentali, però questa settimana ti vedo proprio affidarti agli eventi senza volerti prendere responsabilità di troppe cose. Ok? Sì, perché il matto mi parla di nuovi inizi che ci sono, che hanno la base e la fiducia a viversi momento per momento. Il 4 di spade, di un certo fermo che può esserci per riconnettersi al proprio cuore, o una pausa di riflessione, o un ritirarsi dal rapporto di coppia. E il 4 di denari mi conferma questa protezione che si vuole dare prima di lanciarsi completamente. Sì. Cioè, allora, sai cosa vedo? Questo matto è un atteggiamento di leggerezza, di curiosità, di apertura verso l'ignoto, no? È come se tu vuoi vivere senza pesi, senza aspettative eccessive in amore, lasciandoti più guidare dall'istinto, dalla spontaneità. Qua io ti vedo che hai un desiderio di non perderti in impegni troppo seri, cioè di esplorare le emozioni giorno per giorno. Perché il matto ti dà la fiducia nel flusso della vita, delle esperienze, senza paura né di cadere o di sbagliare, no? Quindi ti vedo leggera con il gioco dell'amore, senza ansie, senza preoccupazioni.
E infatti qua tu hai bisogno, ti vedo, di prenderti una pausa emotiva per elaborare anche esperienze passate o semplicemente per capire cosa vuoi davvero. Questo è un tempo per ricaricare le energie emotive, senza pressioni esterne, il 4 di spade. È un invito proprio per te a stare tranquilla, tranquillo, riflettere, prenderti lo spazio per custodire i tuoi limiti, rinnovare la fiducia in te stessa, negli altri, senza sentirti obbligata, obbligato. E il 4 di denari mi conferma questo, cioè confini, gestione delle risorse emotive anche, difendere il proprio cuore. Questo è un invito a non concedersi troppo facilmente, a custodire la propria energia, la stabilità emotiva. Questa non è una chiusura, cioè una cura di sé, dei propri limiti. Cioè stai imparando a bilanciare libertà e protezione, fiducia e prudenza. Siccome sei molto magnetica, molto magnetico, ti vivi questa cosa quotidianamente senza aspettative eccessive, mi spiego? Quindi, per esempio, chi è single questa settimana è chiamato a godersi la libertà e la possibilità le possibilità che ci sono senza pressione. C'è un momento ideale per esplorare, osservare, vivere esperienze leggere, mantenendo i propri confini, i propri limiti. Il matto mi dice che ci sono degli incontri o dei flirt che possono essere piacevoli, spontanei, però senza necessità di definire tutto subito, no? Infatti, i 4 di spade e i 4 di denari ricordano di custodire l'energia e il cuore evitando delle scelte affrettate. Invece, chi è in coppia o già in relazione, la settimana ti suggerisce di prenderti dei momenti di respiro e di autonomia emotiva, senza soffocare l'altro oppure se stessi, perché il matto mi dice della possibilità di portare leggerezza e gioco nella coppia. Mentre 4 di spade e 4 di denari mi ricordano di rispettare i propri limiti e quelli del partner, evitando conflitti inutili. C'è una settimana di equilibrio tra intimità e spazio personale, dove qua la coppia può ritrovare armonia e freschezza, mi spiego? Senza troppe pressioni, diciamo. Ecco, vediamo cosa ti dice i miei potenti oracoli lui-lei dell'altra persona. Sto tornando da te. Per alcune c'è un ritorno, per altre è l'amore che ritorna, seppur mascherato da leggerezza, che è quella la bellezza, no? Per alcune c'è qualcuno che torna, però non so se li apri, dipende. Quanto vorrei le tue gambe ora? Qua c'è una persona che vuole le tue gambe, vuole stare con te. Ti ho detto sei molto magnetica, magnetico, attraente in questa settimana. Il nostro è un amore infinito, sembra che stia per finire, ma poi ricomincia sempre. Per alcuni di voi c'è una persona che torna, però voi gli date forse il ben servito in questa settimana, che c'è 4 di coppe. Vi preferite esplorare i sentimenti senza impegni. Per altri invece è l'amore che sta tornando da te dopo questa introspezione. Però non so se in questa settimana, nell'amore visibile, l'amore in te sì. Ok? Sì. Vediamo cosa ti dicono queste altre carte. Oh no, si sono girate tutte, aspetta. Tempismo divino, sì, un evento fortuito. Lascia fare i tempi divini senza forzare. Lascia fare i tempi divini senza forzare, ok? Ti metto un'altra carta di queste sull'amore. Semplicità. La via più semplice è quella più sicura. Sì, nell'amore ti dice non affrettare le cose, sii semplice come il matto, abbi fede, viviti quotidianamente le cose senza aspettative, lascia fare al tempo divino quello che deve fare. Ok? Va bene, ragazze e miei ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione o solo per i più esperti, anche Luna e Venere in Scorpione per ciò che riguarda i sentimenti. Andiamo a vedere cosa accadrà in questa settimana dal 20 al 26 ottobre per te.
Allora, qual è la forza che guida questa settimana? Che ti guida? Cosa succede nel mondo visibile? Cosa accade? Cosa accade nel mondo invisibile? Qual è la prova in questa settimana per te? Qual è la benedizione che ricevi in questa settimana? Il dono. Allora, ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa accade in questa settimana? Andiamo a vedere l'energia che guida. Qui abbiamo un bellissimo 8 di bastoni, movimento rapido, energia dinamica, cambiamenti improvvisi. Sei guidato dalla forza di accelerare le cose e accogliere le opportunità che si presentano velocemente in questa settimana. Ti dico, possono arrivare degli eventi inaspettati, delle comunicazioni improvvise o delle decisioni da prendere rapidamente. Questa settimana le cose si muovono più velocemente del previsto e tu devi essere pronta o pronto a reagire con prudenza, con prontezza e intuito. Ok? Il messaggio chiave dello spirito per te in questa settimana è: preparati all'azione e sii pronto a cogliere le opportunità che arrivano senza essere esitante, non devi esitare. Vediamo cosa succede nel mondo visibile. Qua abbiamo una regina di spade, bellissima questa carta. Allora, puoi trovarti a dover affrontare delle situazioni con mente lucida e precisione, cioè devi prendere delle decisioni importanti qua, oppure stabilire dei confini chiari. Può essere una persona o un collega o un partner o un amico che porta verità, che porta sincerità, che porta confronto diretto in questa settimana per te, una persona con la quale porta confronto diretto, con la quale ti confronti. E gli ambiti rilevanti sono il lavoro, le relazioni, anche gestione di problemi pratici, delle decisioni che richiedono un certo distacco emotivo. Cioè la settimana ti dice la lucidità e la chiarezza saranno fondamentali per ottenere dei risultati e navigare le circostanze complesse, quindi chiarezza. Cosa abbiamo nel mondo invisibile? Lo psiconauta, qui in questo mazzo ci sono due matti. Sì, lo psiconauta, l'energia psichica qua. Guarda, ti vedo molto fiduciosa nel flusso della vita. Siccome le cose si muoveranno molto velocemente per te, comunicazioni, incontri, discussioni, eccetera, a livello invisibile c'è un'energia di gioco, di libertà che ti guida. E questa energia ti inviterà a lasciarti sorprendere in questa settimana, a accettare il cambiamento, a vivere il momento senza paura. Fidati del processo, ti dice questa carta, non aver paura di iniziare qualcosa di nuovo, oppure di osare, non aver paura di osare in situazioni inaspettate. Ok? Molto dinamica questa settimana, bellissimo. Qual è la prova? La papessa è la prova. Affidarti alla tua saggezza interiore, alla riflessione. Allora, le situazioni sono molto veloci in questa settimana, ti richiederanno decisioni, però non reagire d'impulso. Questa è una sfida. Allora, devi ascoltare la voce del cuore e dell'intuito, raccogliere informazioni prima di fare mosse decisive, ti dice la papessa. Va bene? La papessa ti invita a non correre troppo, nonostante ci sono eventi che arrivano veloci. Nutri la saggezza prima di agire, perché devi bilanciare questa energia dinamica dell'otto di bastoni. È come se, sai che mi viene in mente, sai il film Matrix, quando Neo viene sparato, le pallottole vanno velocemente e lui va calmo calmo, si sposta lentamente mentre le pallottole vanno vum 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 vum, e lui così calmo calmo e riesce a schivarle calmo calmo. Quindi questa è una bella sfida. Guarda, chi sta facendo le pratiche yoga sciamanico saprà cogliere le possibilità in modo perfetto, perché è proprio questo il senso. Sì. Ma continuiamo, vediamo un po' qual è il dono. Questo è un bel dono, è l'assone, la mazza di bastoni. L'asso di bastoni. Qua ci sono nuove opportunità, delle iniziative e energia creativa. Per te questa settimana inizierai qualcosa di nuovo con entusiasmo e determinazione.
Gli ambiti possono essere diversi, o in amore, o lavoro, progetti personali. Questa carta indica ispirazione che avrai, motivazione e slancio. Avrai la capacità di trasformare le idee in azioni concrete. Quello che inizi con il cuore e decisione in questa settimana avrà grande potenziale di crescita e successo. Guarda che ti dico. Ok? Quindi io qua vedo cambiamenti rapidi, eventi inaspettati e comunicazioni veloci. Chiarezza mentale, confini e decisioni lucide nel mondo concreto. Fiducia, apertura al nuovo e spontaneità nel flusso della vita. Ascolta l'intuito, rifletti e pazienza prima di agire. Cioè non lasciare che gli eventi del mondo ti prendono, tu dentro devi essere ferma, ok. E poi ci saranno delle nuove opportunità, iniziative, slancio creativo meraviglioso. Quindi il messaggio chiave è questo: muoviti con decisione, mantieni chiarezza e ascolta la tua intuizione. Ciò che inizi con coraggio e saggezza questa settimana porterà dei risultati concreti e nuove possibilità. Ok? Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. La luna, intuizione e chiarezza. Le cose che erano confuse si schiariscono, ci sarà chiarezza. Questa carta riguarda l'intuizione, la capacità di ricevere intuizioni dal punto di vista della tua anima. Vedi qua. Hai il potere di ottenere informazioni intuitive su tutti i tipi di questioni e ora è il momento di usarlo. Tu, Scorpione, sei, sei veggente dello zodiaco, cioè, ok, fidati di quella veggenza. La dea della luna ti porta tutti i tipi di informazioni, da quelle più banali allo spettacolare. Quindi seguite l'intuizione e vedete che vi sapete cogliere delle cose bellissime in questa settimana. Poi mi fate sapere, questa è una bellissima stesa. Poi abbiamo lo psiconauta nell'invisibile, che non è il matto normale, è proprio l'energia psichica che è al tuo servizio, va bene? Bellissima. Cos'altro? Relax, fai una pausa, rilassati e prenditi cura di te. Questo si rifà, sai questa tensione tra boom boom boom, il mondo è tutto veloce e tu sto ferma. Prendo la pausa interna prima di riflettere. Cioè è una bella sfida per te, ma tanto lo sapete fare, è bellissimo. Vediamo cosa ti dice l'amore in questa settimana. Cosa succede nell'amore per te? Sette di denari, 8 di coppe e il 2 di denari. Allora, questa è la settimana più che altro dell'amore condiviso, dell'attesa prima dell'attesa di un cambio emozionale che sta arrivando. Questo cambio emozionale a livello relazionale ti può far sentire un po' impacciata, un po' indecisa, un po' indeciso. Molti di voi si stanno chiedendo da tempo di dover lasciare andare certe cose che non servono più, può essere un atteggiamento, un attaccamento, una relazione, ed essere indecise con delle altre possibilità emozionali. Questo è. Sì, perché arriva un cambio emozionale che ti vede un po' impacciata, un po' impacciato. Però il senso è che un cambio emozionale arriva per farti andare da un'altra parte a livello emozionale. Cioè, fondamentalmente quello che vedo io è che questa settimana è caratterizzata per te da riflessione, bilanciamento e ricerca di equilibrio tra cuore e ragione. Queste carte mi stanno dicendo che il tuo cuore è concentrato su valutare le tue scelte, capire cosa conta davvero e non farti trascinare da situazioni che non portano crescita. C'è una chiara sensazione di pause necessarie qua per te, dove le emozioni vanno elaborate prima di fare passi concreti. Il 7 di denari mi parla di attesa dei frutti delle tue azioni passate. Cioè tu potresti riflettere su rapporti che hai avuto, su investimenti emotivi che hai fatto e su ciò che adesso invece merita la tua attenzione.
L'otto di coppe mi dice di lasciare alle spalle ciò che non serve più, anche se emotivamente è stato importante o ti ha nutrito, no? Però adesso non serve più, mi dice, un richiamo a non trattenere delle relazioni o delle dinamiche che non portano felicità o crescita, ma è piuttosto un cercare esperienze più autentiche e più significative. E questo due di denari mi dà quel tema dell'equilibrio, no? Della gestione dei propri sentimenti. Cioè in questa settimana sei chiamata o sei chiamato a bilanciare apertura e prudenza, libertà e responsabilità senza perdere il centro emotivo. Questa carta ti suggerisce anche la capacità di adattarti alle situazioni con flessibilità, anche evitando conflitti inutili, oppure investimenti emotivi sbilanciati, mi spiego? Quindi io ti vedo riflettere sulle relazioni passate, sui tuoi investimenti emotivi che hai fatto. Lascerai andare ciò che non serve più in base a questa riflessione e imparerai a trovare equilibrio e flessibilità tra cuore e mente, apertura e prudenza, no? Per esempio, se sei single, questa settimana potrebbe non essere il momento di buttarsi in nuovi legami, ma ti vedo prepararti, capire cosa desideri veramente, lasciarti aperta a delle possibilità future, cioè un periodo più di osservazione, dove potrebbero, siamo a migliaia, quindi potrebbero esserci degli incontri leggeri, stimolanti, però senza impegno immediato. Non vedo impegni immediati qua. Cioè, chi è pronto a lasciarsi sorprendere, a mantenere una certa leggerezza, allora potrete incontrare persone interessanti, però solo se rispetta i tuoi confini emotivi. Ti vedo più introspettiva, introspettivo, ok? Sì. Se sei in coppia, io qua vedo che c'è una riflessione e bilanciamento emotivo. Potrebbero emergere delle necessità di chiarire delle situazioni qua, di definire i limiti o rivalutare un po' delle dinamiche di coppia. Il senso è non forzare la comunicazione o le decisioni importanti in questa settimana, ma piuttosto prendere tempo per elaborare delle emozioni e cercare equilibrio tra le esigenze di ciascuno, no? Cioè la flessibilità e il rispetto reciproco in questa settimana saranno la chiave per mantenere armonia e serenità nella relazione, mi dicono. Vediamo cosa ti dicono queste carte. I fatti dicono più delle parole. Rifletterete molto su chi ha fatto quello che ha detto o fa quello che dice e chi invece rimane solo fumo, niente arrosto, insomma. Rifletterete su questo. Tempo separati, un tempo di separazione, te l'ho già detto, qua non è tanto l'amore con l'altro in questi giorni, c'è questa introspezione qua. E volendo lanciare una carta sull'altra persona fuori da te, con i miei oracoli, vediamo un po' o quello che ti dice l'amore in questi giorni. Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. L'amore è come se tu percepissi l'amore in ogni cellula del tuo corpo in questi giorni. Ed è come se grazie a questa elaborazione che farai bilancerai mente e cuore. Ok? Qua c'è anche una persona che ti percepisce in ogni cellula del suo corpo, però non c'è intesa fisica in questi giorni, non vedo questi incontri funesti in questi giorni, vedo più questa introspezione che prepara poi il terreno, no? All'amore che verrà. Cos'altro ti dice l'amore? E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Abbi pazienza perché le cose andranno verso la realizzazione, la stella, no? Dei tuoi obiettivi amorosi, ok? Vediamo un'altra carta di queste sull'amore. Guarda, devi stare tranquilla o tranquillo perché la tua connessione è benedetta. Ok? Scusami. Siete benedette o benedetti dal Dio amore, dal Dio Eros, ok? Però ci sono dei tempi in cui le cose, secondo me, si deve andare in un certo modo, no? Tempi divini. È tempo di fare un sonnellino. Allora,
Se tutto fuori è calmo in amore, sei benedetta, benedetto, attenzione, non è che tu non hai l'amore o non c'è la persona, tu sei piena di emozioni e noi la relazione ce l'abbiamo solo con le emozioni, non con le persone. Ciò che esiste è solo la relazione, non la persona in sé, questo ve lo spiego sempre, no? La persona perso, una maschera dall'etrusco perso appunto. Quindi l'energia dell'amore è benedetta, relax, condividiti con il tuo amante mistico più che altro in questi giorni o la tua sposa celeste e fatti guidare dalla tua intuizione magistrale, ok? Detto questo, io ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Sagittario per ciò che riguarda i sentimenti. Andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 20 al 26 ottobre. Sagittario. Allora, vediamo qual è l'energia, la forza, l'archetipo della settimana. Cosa succede nel mondo visibile? Cosa succede nel mondo invisibile? Qual è la prova di questa settimana? E qual è il dono di questa settimana? Iniziamo da qui. Allora, facciamo un bel respiro. Cosa succede in questa settimana? Vediamo l'energia che ti guida, l'archetipo. Qua abbiamo la forza, un grande coraggio ti guida in questa settimana, coraggio. La forza quando è che c'è la forza? Quando hai necessità di superare le tue paure, le tue resistenze, i tuoi attaccamenti e ti inorgoglisci di questo, no? Quindi la capacità di saper affrontare tutte le sfide con grande determinazione e quindi significa che è necessario affrontare delle cose in questa settimana, ma avrai la forza per farlo. Andiamo a vedere cosa si sviluppa adesso nel mondo visibile. Comunicazioni e movimenti rapidi e veloci, 8 di bastone, movimenti rapidi, improvvisi, comunicazioni, cioè potresti vedere delle situazioni evolversi rapidamente, eventi imprevisti, messaggi che ti arrivano, notizie che richiedono prontezza, ecco perché la forza. È un momento in cui agire velocemente, cogliere le opportunità, questo è essenziale, ok? Cioè in pratica le cose si muovono molto in fretta in questa settimana, quindi preparati a reagire con decisione e chiarezza. Ok, vediamo nel mondo invisibile cosa c'è. Potresti sentirti un po' bloccata, un po' di paure, sensazioni di sentirsi bloccati, no? Ma è un intrappolamento mentale questo. Cioè la carta ti invita a prendere consapevolezza che molti vincoli sono solo mentali e che la libertà nasce dal cambiamento di prospettiva. Cioè praticamente non farti paralizzare da paure o pensieri negativi, ecco perché c'è la forza. Cioè la chiave è vedere la situazione con chiarezza e con coraggio, capito? Vediamo qual è la prova. Il 5 di coppe è la prova, dolce tristezza, dolce malinconia, un po' di delusioni, un po' di rimpianti o delle emozioni dolorose che possono esserci, che sono solo, cioè, non accadono degli eventi, delle situazioni che si muovono in fretta che ti riportano a questa sensazione, no? È un richiamo questo a trasformare il dolore in insegnamento, non disperdere l'energia, l'opportunità di queste emozioni che arrivano. Cioè, guarda oltre le perdite e focalizzati sulle opportunità che restano, le due coppe piene. Va bene? Qual è il dono in questa settimana che ricevi? Bellissimo, qua ci sei tu, che tu sia uomo o donna non importa. Il re di bastoni è proprio il potere, la leadership. Cioè, questa settimana tu prenderai in mano una situazione con sicurezza, con autorevolezza, guidando dei progetti, guidando decisioni, guidando relazioni con saggezza, con fiducia. Avrai carisma, avrai chiarezza, capacità di ispirare gli altri, proprio perché hai fatto un buon lavoro sulle emozioni. Cioè, in pratica, ciò che farai con coraggio e lungimiranza porterà risultati concreti e positivi.
Ok? Quindi in sintesi cosa succede in questa settimana? C'è una settimana di coraggio, di movimento e di opportunità, con attenzione alle emozioni e alle percezioni. La forza qua mi dice che affronterai delle sfide con coraggio ed equilibrio, sfide relative a degli eventi o comunicazioni che arrivano veloci, delle opportunità che dovrai cogliere. L'unica cosa, attenzione alle autolimitazioni, all'autosabotaggio, cioè liberiamoci dalle paure, no? Facciamo la pratica del rituale Kundalini, integriamo l'emozione e andiamo con un treno. Infatti, questo ti permette di non focalizzarti da vittima sulle emozioni che arrivano. Magari stai seduta e ti arriva una telefonata di qualsiasi natura, ok? E arriva l'emozione che devi affrontare, devi integrare. Rituale della Kundalini e vai forte come un treno. Va bene? Perché tu guiderai con leadership e sicurezza in questa settimana. Cioè il messaggio chiave è questo: agisci con coraggio e lucidità. Cogli le opportunità che arrivano e non farti paralizzare dalle paure rispetto a qualche cosa che arriva o dai rimpianti, mi spiego? Perché quello che farai porterà risultati concreti e positivi. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli. Protezione, stabilità e sicurezza. Anche se in passato hai avuto problemi a sentirti sicuro, questo 5 di coppe, queste sfide stanno iniziando a essere risolte in questo momento, Re di bastoni. Jeki, questo qui, è qui per portare e darti forza e stabilità personale. Permette a te stesso di sentire una crescente fiducia nel tuo potere e nella tua sicurezza ora e sempre. È proprio quello che ti ho detto. Va bene? Cioè non c'è niente di preoccupante qua, delle cose che accelerano, hai bisogno di liberarti da alcune paure, alcune resistenze, e quello che farai in questa settimana sarà molto positivo. Cosa ti dicono questi altri? Sogni rivelatori. Un sogno ti indicherà la strada, accetta la sua guida. Potreste fare dei sogni che ti daranno la strada, ti indicheranno la strada. L'anima parla per simboli, per immagini, per sogni, no? Fiducia e coraggio, cosa abbiamo detto? Lascia andare i timori, prosegui con determinazione, il risultato è vicino. Va bene? Amore incondizionato. L'amore è una grande risorsa, apriti senza riserve. L'amore è positivo per te in questi giorni e lo andiamo a vedere subito. Andiamo a vedere l'amore subito adesso. Vediamo cosa accade nell'amore per te, visto che me l'hanno annunciato. Amore. Sagittario, amore dal 20 al 26 ottobre. Regina di bastoni, vedi? Sei molto attraente. L'appeso, però richiede una prospettiva diversa questa cosa. 7 di bastoni. Devi fare valere quello in cui credi, mi stanno dicendo. Apriti senza riserve all'amore che dentro di te sta nascendo. Devi farti valere senza riserve. Ci possono essere dei limiti con qualcuno. Ma perché questo? Perché dentro di te c'è un fuoco inarrestabile. Spesso ti sei accontentato, no? Cioè, nel senso, hai abbassato un po' la testa, eccetera, che devi cambiare prospettiva. Devi darti all'amore. L'amore ti arriva sotto forma di eventi e di persone. E questo 7 di bastoni mi può parlare anche di eventi o circostanze, di limiti o di difficoltà che ci possono essere, che tengono lontano l'amore a livello di persona fisica. Però il tuo grande magnetismo non solo ti rende attraente, ti rende anche colei perspicace o colui perspicace per ribaltare la prospettiva delle relazioni. Guarda, ti spiego. Hai fascino, hai passione, assertività, hai un grande magnetismo. Qua tu attrarrai in questa settimana anche
chiunque. Questa è una carta anche di azione, di fiducia in se stessi, però anche consapevolezza dei tuoi desideri e limiti. Cioè, quello che ti voglio dire è che con il appeso mi dice che c'è un momento di riflessione, di cambio di prospettiva. Prendi tempo per vedere delle situazioni da un altro punto di vista, senza affrettare le decisioni o i giudizi, perché devi lasciare andare vecchi schemi o dinamiche che non ti servono più, quelli di lasciarti andare all'amore. L'amore verso quello che per te conta davvero, perché il 7 di bastoni è proprio la difesa dei tuoi confini e lotta per ciò che conta. Questa settimana potresti sentire il bisogno di proteggere il cuore, cioè affermare le tue esigenze, mantenere equilibrio nel dare e ricevere, no? Quindi devi mostrarti autentico. Quando ti mostri autentica, autentico, senza bisogno di asservire l'altro, no? Manifesti l'amore incondizionato. E anche prenderti del tempo necessario per osservare e proteggere il tuo spazio emotivo. Va bene? Quindi, ehm, per esempio, chi è single, anche se stai osservando e valutando con attenzione le persone che incontri, mantieni il cuore aperto. Non temere di mostrarti vulnerabile. L'amore può arrivare quando ti lasci andare con fiducia senza riserve. Per chi è in coppia, anche nelle relazioni consolidate, dico, aprirti senza riserve significherà accogliere l'altra persona con generosità e disponibilità emotiva, lasciando fluire i sentimenti e creando uno spazio di autenticità e connessione profonda. Cioè, le carte ti mostrano dove essere cauto e riflessivo e l'oracolo ti invita a bilanciare quella prudenza un po' con fiducia e apertura totale, no? La combinazione di queste carte porta a un amore più autentico, libero, nutriente, sia perché è singolo e sia perché è in coppia. Mi spiego? Tu avrai un'attrazione irresistibile per le persone, cioè verranno attratte dal tuo carisma. Però non ti precipitare nelle cose, mi dicono, no? Prenditi il tempo per capire le vere intenzioni anche di chi è l'altro. Mi spiego? Ci saranno dei flirt, incontri stimolanti, però senza pressione. Sì, sì, perché qua è come se tu difendessi la tua, no? La tua posizione, però senza comprimerti, va bene? Vediamo un attimo. Sette di bastoni. Re di bastoni. Qua allora attrarrai una persona affine a te, vedo molta sensualità, passione, erotismo anche qua. E anche un po' di, come dire, un po' di friccichio, non so se si può dire così, di tensione emotiva funzionale al rapporto. Fatto sta che c'è anche una persona che vuole abbattere i tuoi stessi limiti o anche venirti incontro, cioè re e regina di bastoni qua. Indica anche la tua necessità di bilanciare maschile e femminile interno, no? Bilanciare passione e riflessione. Sì, difendi i tuoi bisogni e rispetta quelli del partner, cioè questo è il senso, questo è il cambio di prospettiva nel rapporto. Vediamo questa persona che mi sembra molto forte qua, vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei potenti oracoli. Tu sei mia, che ti ho detto? Molto forte. Tu sei mia. C'è anche gelosia da parte di questa persona, eh? Ti percepiscono ogni cellula del mio corpo, una persona molto appassionata qua c'è per te. Stasera faccio l'amore con te, anche se non ci sei, l'appeso può portare a momenti un po' di silenzio, qualche ora, qualche giorno. C'è molta passione qua. Guardate sempre il vostro segno zodiacale nel mese di ottobre, ragazzi, ok? E là vi dico tutto in modo dettagliato. Cosa ti dicono questi altri? Un tocco tenero significa così tanto. Da un piccolo gesto, non vi fate ingannare, c'è passione. C'è molta passione, ok? Dai alla tua relazione una possibilità, il beneficio del dubbio. Sì, dai un'altra possibilità,
Cioè, il senso è questo, no? Dai una possibilità alla relazione, non ti chiudere, amore incondizionato, stabilisci i tuoi confini, sì, ma dai una relazione, dai una possibilità, ti dicono. Cos'altro? Goditi un cambio di scenario per avvivare la tua vita amorosa. È possibile che ti proporranno un viaggio o uno spostamento o una vacanza. O farete un viaggio, ti proporrà questo, perché vedo una persona molto attiva da questa parte. Sì. Vediamo cosa ti dicono questi altri. E ti vedo molto felice, perché sei proprio magnetica, magnetico. Ti vedo felicissima in questa settimana o felicissimo. Quindi, ragazze mie, ragazzi, io concludo qui, breve, conciso. Io ti auguro una settimana meravigliosa, ti faccio un grande in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Capricorno. Allora, qual è l'energia guida in questa settimana? Cosa accade nel mondo visibile? Cosa accade nel mondo invisibile? Cosa accade? No, qual è la prova? E qual è il dono? Ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa accadrà in questa settimana? Vediamo l'energia guida. Pausa, introspezione, relax. 4 di spade. Sarai guidata o guidato in questa settimana dalla necessità di fermare il ritmo frenetico e dedicarti a riflessione e recupero. Quindi è un momento per mettere in pausa le attività più intense, mi spiego, ascoltare il corpo, fare uno yoga, la mente, prendere decisioni ponderate senza fretta. Cioè questa settimana inizia con un invito alla calma e al ritiro temporaneo per rigenerarsi e prepararsi al cambiamento. E vediamo cosa succede nella realtà visibile. Un cambiamento incredibile, come parlano tra di loro, è bellissimo. La morte, cambiamento, fine di un ciclo e rinascita. Nel mondo concreto in questi giorni potrai sperimentare dei cambiamenti molto significativi, o delle chiusure o delle trasformazioni importanti. Per esempio, potrebbe trattarsi di situazioni che terminano, di rapporti che cambiano, o di abitudini che vengono lasciate andare, mi spiego? Quello che finisce dà spazio a qualcosa di nuovo, è una settimana di trasformazione necessaria, mi dicono. Ecco perché riposa, fai uno yoga, ok? Vediamo nel mondo invisibile cosa accade. Il 4 di denari mi parla di protezione, di stabilità e gestione delle risorse emotive, economiche. Avrai bisogno di difendere ciò che hai costruito in questi giorni, sia a livello economico sia a livello emotivo, anche di preservare e conservare energia e risorse personali. Questo è, da parte della parte invisibile, un invito a non disperdere energia inutilmente questi giorni, ma a custodirti, no? Custodire ciò che è prezioso, cioè proteggi ciò che è importante, ma senza chiuderti eccessivamente al cambiamento, va bene? Vediamo la prova qual è. Ci picchia, tutte carte di grande introspezione e fermo sono, ti sta fermando la vita, cioè questa settimana è ferma, ferma, ferma. L'appeso come prova. La prova è accettare ciò che non puoi controllare e vedere le situazioni da un punto di vista nuovo. Questa è la prova. Serve pazienza, serve riflessione e la tua capacità di lasciare andare certe rigidità o certe abitudini superate. Cioè, non resistere al cambiamento e al flusso. La prova è proprio la pazienza e guardare le cose da un'altra prospettiva e proteggere ciò che è prezioso, non disperdere energia inutilmente. Questa è la settimana del relax, dello yoga sciamanico, della meditazione, perché la morte, lascia che la morte faccia i cambiamenti, ok? Cambia prospettiva e accogli ciò che arriva con apertura. Questa è la prova.
Ok, vediamo qual è il dono che consegui in questa settimana. 6 di bastoni, bellissimo, riconoscimento, successo, gratificazione. Guarda, il dono della settimana è la possibilità di ottenere dei risultati veramente belli e concreti e la visibilità per i tuoi sforzi. Cioè, ciò che superi questa settimana con pazienza e saggezza porterà successo e soddisfazione. Guarda che ti dico, poi me lo dirai alla fine della settimana. Va bene? Vediamo cosa ci dice questo oracolo. Libertà, spirito libero. Ricordati che sei libero di andare, di fare e pensare ciò che vuoi. La libertà ti appartiene. Sii libero fisicamente, spiritualmente e mentalmente. Questa è una carta che ha a che fare col 6 di bastoni. Cioè il riposo che farai in questa settimana, questo relax, questa pausa, trasformazione, porta a questa libertà, a questa gratificazione. Questo 4 di spade mi parla di pausa, introspezione, rigenerazione, che è lo spirito che guida questa settimana. La morte mi parla di cambiamenti concreti nella vita pratica, di trasformazioni necessarie, di chiusure. Il 4 di denari mi parla di protezione delle risorse, di stabilità e di una certa prudenza, e la prova è accettare il cambiamento e cambiare prospettiva. E questo è il risultato che ne consegue, riconoscimento e gratificazione per gli sforzi compiuti. Quindi il messaggio chiave è questo: prenditi il tempo per riflettere e proteggere ciò che è prezioso in questi giorni. Lascia andare ciò che non serve più, cambia prospettiva quando necessario e raccoglierai riconoscimento e gratificazione. Su più aree questa cosa, su più aree. Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Domani, guarda, anche gli oracoli ti dicono: la risposta è nel futuro, procedi con fiducia, cioè lascia che il cambiamento faccia il suo corso. Va bene? Ok, e noi non insistiamo, questa è la settimana proprio in questi termini qua. Fammi mettere una carta della magia. Ali, bellissimo, guarda un po', ali e libertà. Nunca necessità stessa, non hai mai avuto bisogno di ali per volare, puoi volare senza ali. Libertà, spirito libero. Guarda, questa è la settimana, sai com'è? Come se ti facessi una settimana in una beauty farm. Anche se stai a casa, nel letto, fai le pratiche yoga sciamanico, la settimana proprio del mi riassetto, ok? Mi prendo del tempo per respirare. Molto forte questa stesa, eh? Vediamo nell'amore cosa accade a questo punto. Amore Capricorno. Stavo uscendo il 7 di bastoni, limiti, cioè nel senso sto a casa. Vediamo cos'altro. La prendo io. Amore Capricorno. 5 di denari, infatti. Il giudizio. Il mondo. Guarda, sai che succede in questa settimana? Tu capisci quanto vali, se non l'avevi già capito, ma ti arriva proprio nelle viscere questa cosa. È come se il giudizio è tutto quello che hai vissuto che ti ha fatto sentire incompleta, non ti ha fatto sentire abbastanza nelle relazioni, ok? Tu hai integrato con il mondo perfettamente quelle circostanze di penuria che hai vissuto nelle relazioni. Questa è la settimana di successo e di compimento di una sottile linea karmica legata al sentirsi manchevole in una relazione o al sentirsi manchevole di qualcosa, non sentirsi abbastanza. Il giudizio mi parla anche di chiamate
che arrivano o di cose che succedono sui social. Magari una persona si sente sola senza di te e ti scrive. Però questa settimana io mi concentrerei sul cambio, cambio, cambio radicale. Questa settimana per te è un momento di consapevolezza, trasformazione e chiusura di cicli. L'energia che si muove qua ti dice di guardare alla tua vita sentimentale con uno sguardo realistico, ma profondamente illuminato. Cioè all'inizio della settimana potrebbero emergere certe insicurezze o paure di perdita o sentimenti di mancanza, no? Però ci sono dei momenti in cui tu ti sentirai emotivamente, come dire, incerto sul futuro delle relazioni. Ecco, non farti travolgere dal senso di scarsità o mancanza i primi giorni, perché queste sensazioni sono più mentali che reali, servono a farti riflettere sul valore reale delle connessioni emotive, no? Che tu con questa cosa me la concludi in questa settimana. Il giudizio qua mi dice che ci sarà un risveglio emotivo per te. Revisione dei tuoi comportamenti, delle scelte passate, avrai l'opportunità di vedere chiaramente le dinamiche delle tue relazioni, perdonare te stessa o te stesso gli altri e prendere delle decisioni più consapevoli. Questo è un momento di chiarificazione e liberazione, dove ciò che è stagnante si trasforma in energia positiva. Questo è realizzazione, armonia e completamento, quindi questa settimana ti potrà portare delle vere soddisfazioni, delle risoluzioni e nuove aperture nell'amore, sia per chi sta ancora cercando amore che per chi è già in coppia. C'è la possibilità veramente di sentirsi più completi, integrati e in sintonia con te stessa o con te stesso e con gli altri. Perché? Perché superi i vecchi blocchi e delle delusioni. C'è un viaggio dall'insicurezza alla realizzazione piena emotiva, in cui lascerai andare ciò che non serve più, ritrovando fiducia e aprendoti a relazioni autentiche e soddisfacenti. Ok? Ora, se sei single, qua questa stessa mi sta dicendo di riflettere sulle relazioni passate e su quello che vuoi veramente. Anche se ci saranno dei momenti di insicurezza o timore, no? Il giudizio e il mondo ti dicono che è possibile lasciarsi alle spalle dei vecchi schemi e incontrare persone che risuonano veramente e creare nuove connessioni con consapevolezza e fiducia. Va bene? Qua ci possono essere delle chiamate da parte di qualcuno, però ti invito a riflettere sulle tue scelte, ok? Chi è in coppia si consolidano i legami, perché risolverà i vecchi malintesi, si rafforza la fiducia reciproca ed è il momento di lasciarsi alle spalle delle incomprensioni. Vedi come questa carta. Celebrerai ciò che funziona e ti aprirai pienamente alla condivisione autentica. Sì. Vediamo cosa mi dicono i miei oracoli, lui e lei. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Qua soprattutto per le ragazze singole, ragazzi, ti ho detto che qua ci sono delle chiamate o qualcuno che appare, no? Tramite social soprattutto o all'interno di contesti dove c'è altra gente. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Ok, cos'altro? Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. E qua parliamo di una persona che finisce con i tormenti emotivi, il 5 di denari. Mi sento degno di te, trovo di nuovo il potere in me stesso o in me stessa. Cos'altro? Sto affrontando tutte le mie paure. Qua ci sono paure di mancanza, di penuria, di sentirsi abbandonati, di sentirsi esclusi, o tu o da parte di qualcun altro. O la persona che incontri può specchiare queste vecchie paure a te. Ok? Quindi, questo, ripeto, dall'insicurezza viaggiamo alla realizzazione emotiva. Quindi io qua ti vedo e anche vedo eventualmente anche qualcun altro ritrovare fiducia, aprirsi a relazioni autentiche e soddisfacenti. Il mio tormento è finito, ricordiamo, no? Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Gli
Gli opposti si attraggono, connessione inaspettata. Potrai sentirti attratto o attratto da qualcuno che non è nei tuoi canoni. L'altro è sempre tu, però. Ci potrebbe essere una connessione inaspettata con qualcuno di completamente diverso da quello che ti aspetti di solito e ci sarà un appuntamento. Una fuga per due ti sta chiamando appuntamento. Quindi si darà un appuntamento qua per molti di voi. Vediamo un po' cos'altro ti dicono questi. Tagliar legna, questa è la carta che mi dice della pulizia emotiva, quella che ti ho detto prima. Poi i tarocchi si parlano con gli oracoli, no? Pulizia di un karma, e tutto ciò che non fa per te verrà scartato. Non è per voi. Molti scarteranno delle opportunità o la connessione idealistica che avevate con qualcuno. Sì, perché si deve fare piazza pulita per il nuovo qua. Non è per voi. Che cosa c'è dopo? E ci sarà una rigenerazione, anche se avete delle uscite in questi giorni, saranno delle uscite che, come dire, vi faranno un po' pensare. Che cosa voglio dire vi faranno un po' pensare? Perché delle uscite che vi rimetteranno in contatto con delle vecchie energie di insicurezza, di paura della perdita, no? Ma con questa rigenerazione mi dice che ci sarà un risveglio emotivo, quindi avrai l'opportunità di vedere chiaramente le dinamiche delle tue relazioni e anche di perdonare te stessa o te stesso, escludendo ciò che non fa più per te, che sono anche comportamenti, non solo persone. Ok, magari rifiuti questo appuntamento all'inizio perché stai facendo questo viaggio. Ovviamente, ragazzi miei ragazzi, per avere lettura approfondita, guardate il segno vostro di ottobre, va bene? Che altrimenti farei un'ora per ogni segno zodiacale, di nuovo non è il caso, ve l'ho fatta già con l'oroscopo di ottobre, ok? Quindi detto questo, ragazze mie ragazzi, io concludo qui, ti abbraccio forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Acquario per ciò che riguarda i sentimenti. Andiamo a vedere cosa accadrà per te dal 20 al 26 ottobre. Allora, vediamo qual è lo spirito che guida la settimana. Cosa accade nel regno visibile? Cosa accade nel regno invisibile? Qual è la prova per te in questa settimana? Qual è il dono che ricevi? E l'asso dei denari mi è uscito già, e qua c'è una grande opportunità, il dono che ricevi. Ok, si è voluto lanciare da solo. Allora, facciamo un bel respiro per evocare gli altri. Cosa succede in questa settimana? Vediamo lo spirito che ti guida, no? Oh, il 9 di denari. Secondo me il 9 di denari era un acquario prima, perché è la carta mia preferita in assoluto. Cioè l'abbondanza emotiva, l'abbondanza economica, la realizzazione personale, lo spirito che ti guida è la realizzazione personale, l'autosufficienza emotiva ed economica. E tu sei guidata o guidato in questa settimana dalla capacità di prenderti cura di te stessa o di te stesso, riconoscendo i tuoi successi che hai avuto fino a questo momento e a godere dei frutti del tuo impegno. Quindi sono giorni per assaporare ciò che si è conquistato già con impegno e dedizione senza dipendere dagli altri per sentirsi completo. Questa settimana inizia con un invito fortissimo, ragazze e miei ragazzi, a riconoscere il tuo valore, a consolidare l'indipendenza e la sicurezza personale. Wow, wow, bellissimo. Cosa succede nella realtà visibile? Caspita, il destino, la ruota della fortuna, cambiamenti, opportunità improvvise. Vivrai eventi inaspettati in questi giorni, delle svolte improvvise, anche delle nuove possibilità. Le circostanze evolveranno rapidamente in questi giorni, ti portano sia a sorprese positive che delle piccole sfide. Qual è il significato dello spirito di questa carta? Resta flessibile, accogli il cambiamento e cerca di adattarti con apertura.
Tu vali, ok? Vediamo nel mondo invisibile che cosa succede. 3 di bastoni, espansione, pianificazione, cioè a livello invisibile tu hai la possibilità di vedere il quadro più ampio e prepararti per i passi successivi, anticipando anche le opportunità e le eventuali strategie. Questo è un invito per te a guardare oltre l'orizzonte, a valutare delle prospettive future e a pianificare delle azioni mirate. Cioè, quello che ti sta dicendo, da quello che arriva, no? Soprattutto per quanto riguarda progetti, lavoro, autonomia personale, ok, mantieni la visione d'insieme, quello che vuoi realizzare, e preparati a cogliere ciò che arriverà rispetto alla visione che hai, perché rispetto alla visione che hai, quello che arriva è predisposto a quella visione anche se non ti sembra così, a volte. Ecco la piccola sfida, perché arrivano cose belle qua. Guarda l'asso dei denari, si è girato, si è buttato da solo. Vediamo qual è la prova. E infatti, l'otto di coppe è la prova. L'otto di coppe è il lasciare andare ciò che non serve più e cercare delle nuove esperienze. Cioè la prova di questa settimana per te è non attaccarti a situazioni stagnanti o che non portano più crescita emotiva per te. Serve coraggio per voltare pagina, fare cose nuove, fiducia nel cammino verso nuove opportunità che la vita ti offre. Cioè, qua mi dice che la crescita richiede distacco, ma questo porterà liberazione a nuove possibilità, soprattutto nell'ambito della tua ricerca personale, autonomia, economia, lavoro, realizzazione personale, la vita ti porta degli eventi, segui la visione, però lascia andare le zavorre, mi spiego? E quindi... E poi l'asso dei denari è l'opportunità in concreto, meravigliosa, fantastica, straordinaria rispetto alle cose lavorative e alla vita tua, in pratica. Il 9 denari è l'autosufficienza tua. Ok, quindi arriveranno delle proposte inaspettate, forse qualcosa di nuovo. Guarda la visione a lungo termine, lascia le zavorre e vai per questa opportunità. Ok? È una stesa bomba. Quindi, ricapitolando, questa è la settimana di autonomia, opportunità, nuovi inizi concreti. Il 9 di denari ti dice che avrai stabilità, indipendenza e soddisfazione personale, però è il momento di riconoscere i risultati raggiunti finora, di sentirti sicura nel tuo valore. Ci sono occasioni nuove, eventi inattesi, che richiedono prontezza, flessibilità. Per esempio, possono arrivare nuove collaborazioni qua, progetti o delle opportunità economiche. E qua ti invitano a guardare il quadro più ampio, pianifica il futuro e questo è il momento perfetto per pensare in termini di lungimiranza e strategia, soprattutto per chi sta lavorando su progetti importanti o cerca crescita economica e professionale. Però devi lasciare andare ciò che non serve più, che possono essere dei rapporti o delle abitudini o dei progetti che non ti stanno portando più crescita. E questo dono meraviglioso porta a quell'opportunità, iniziativa, progetto di guadagno, stabilità materiale, è una carta dell'inizio prospero, fruttuoso, mi spiego? Sì. Quindi lavoro e denaro favorevolissimo per nuovi progetti, iniziative professionali, investimenti. Sì. Quindi valuta ciò che hai costruito, lascia andare ciò che non serve più, accogli le opportunità che arrivano questi giorni, agisci con lungimiranza perché creerai basi solide per il successo. Ok, vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Il giudizio che poi è un po' la tua carta nei tarocchi, no? Prima di giudicare una persona fai 3 osservazioni. Osservala quando è al potere, quando non ha nulla e quando ride. Non giudicare con fretta e non farti colpire dai giudizi. Ragazzi miei, il giudizio è la gabbia più feroce che esiste. Né male né bene, né giusto né sbagliato, né meglio né peggio. Devi cogliere le opportunità senza... Allora, qua arrivano tutto ciò che ti arriva è per te, altrimenti non arriverebbe, ok? Anche quando la tua mente giudica, no, ma questo non dovrebbe secondo quali parametri? Tutto ciò che arriva alla ruota nelle cose che visibili è Mao meraviglia. Togliamo sto giudizio e prendiamo questa opportunità, ok?
Wow, mettiamo un'altra di queste. Avrai dei sogni che ti guideranno. Quando fate dei sogni, non chiedetevi mai il significato dei sogni, ma chiedete al maestro dei sogni o al vostro amante mistico di guidarvi attraverso il loro significato quando vi svegliate. Ok. Piccoli gesti, fai piccole cose, basta poco per sbloccare la situazione e dai valore ad ogni cosa. Fai le cose nel momento presente, cogli l'opportunità, guarda lungimirante e non devi fare il passo più lungo della gamba. Cosa ti serve per arrivare da qua a là? Bene, quello, e intanto però ci sono delle cose da fare qua. Ok? A poco a poco. Ok. Vediamo cosa ti dice l'amore in questa settimana. Acquario. Amore. La giustizia, fortissima, la giustizia in amore, la giustizia è dalla tua parte, e 5 di coppe e 5 di spade. Qua dovete sistemare delle cose. Cioè ragazzi, avevo tolto le carte, avevo finito di spiegare, si era spenta la telecamera di nuovo. Ormai mi sta dando problemi anche lei. Quindi, allora, vi stavo dicendo, poi si è fermato il video, che questa settimana dovete sistemare delle cose. Cioè la giustizia qua indica che sei chiamata a valutare, o chiamato a valutare delle situazioni o le tue stesse relazioni con chiarezza e onestà, senza lasciarti guidare da emozioni impulsive o da pregiudizi, ok? Cioè è un invito a prendere decisioni equilibrate e giuste, sia per te sia per gli altri, come una sorta di responsabilità sui tuoi sentimenti e sulle tue azioni, ok? Il 5 di coppe mi dice che ci sono delle delusioni o dei rimpianti, o anche un focalizzarsi su ciò che manca, quando è andato perso, però in modalità da vittima. No, devi aggiustare le cose con una modalità da mago. Questa carta ti dice non perdere di vista ciò che è disponibile adesso, no? Il 5 di spade riconferma il fatto che ci possono essere dei conflitti o delle tensioni, delle lotte un po' per avere ragione in questa settimana, cioè ci possono essere un po' di discussioni e incomprensioni in questa settimana, situazioni dove serve saggezza e capacità di non attaccare o difendersi in modo eccessivo, ma di portare equilibrio, la giustizia, no? Quindi le carte mi dicono che è una settimana in cui devi valutare con chiarezza delle situazioni, sistemare delle eventuali delusioni, gestire dei conflitti con equilibrio, cioè sono giorni in cui la consapevolezza delle dinamiche relazionali e la capacità di prendere decisioni giuste ti portano una maggiore armonia e stabilità. Ok? Se sei singolo, questa stesa mi sta dicendo che potresti avere delle riflessioni su delle relazioni passate. O potresti avere degli incontri non completamente chiari. Allora, questa stesa mi dice che è importante non farti bloccare dai rimpianti o dalle delusioni passate, ma osservare le nuove possibilità con equilibrio. Perché potrebbero esserci delle persone nuove o delle situazioni che richiedono una valutazione attenta, e la chiave è aprire il cuore senza impulsività, ok? Se sei in coppia invece ci possono essere dei momenti di chiarimento o di tensioni da affrontare. Qual è il consiglio? Valutare le situazioni con equilibrio, non reagire con rabbia o difesa e comunicare con chiarezza. Se ci sono in coppia delle incomprensioni o dei vecchi rancori, questa settimana si possono veramente aggiustare, andare proprio in armonia, ok? Sì. Vediamo un po' cosa ti dice l'altra persona fuori di te, cosa ti dicono i miei oracoli. Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Qua c'è una persona che sa che se sbaglia è fregata, perché ha consapevolezza che qualcun altro ti acchiappa. Che ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. E si devono sistemare delle cose, infatti, per questo. Tu sei molto potente, eh? Sei molto potente. Cos'altro?
Allora, questo è l'amante mistico e ti dice: io vivo con lei il divenire di un amore e io stesso vi assisto quasi invisibile, sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono, nella mia invisibilità, il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, e quell'altro sono io. Eppur si muove con un altro, e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. E qua abbiamo sogni, no? Questo è l'amante mistico, cioè l'amore, il tuo amore c'è sempre. E anche in una relazione, quando non c'è l'altro, c'è il tuo amante mistico, di cui la persona di cui sei innamorato, con la quale sei in relazione, è un mandatario. Ok, ti dicono confrontati con il tuo amante mistico prima di relazionarti e sistemare le cose con l'altra persona. Ok, cos'altro? Vuole tutto di te questo qua. Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. E beh, guarda come stai. Cioè, è l'amore di te che ti rende così attraente e irresistibile, ok? Vediamo cos'altro mi dicono queste carte. Pulisci l'energia per consentire più amore nella tua vita. Sì, e questo 8 di coppe qua, ragazzi miei, 5 di coppe, il 5 di spade. Lasciare andare il passato, dice qua, è un po' come i rimpianti sul passato, l'8 di coppe. Ragazze, ragazzi, non fate che la vostra mente si attacchi a ciò che non esiste. Una buona volta. Io lo so che non è facile, siamo programmati. Lascia andare il passato, altrimenti proietti di nuovo le stesse cose, ok? Questo è prerogativa imprescindibile in questi giorni. Perché c'è una persona veramente alla tua frequenza energetica, c'è anima gemella, hai trovato la tua controparte romantica anima gemella. Se non ripulisci l'energia, che significa smetti di avere aspettative su come dovrebbe essere una relazione, su come si dovrebbe fare secondo la tua mente, che è molto accelerata, io lo so, io acquario. Tu vedi che davanti a te si prefigura l'immagine di una persona con la quale veramente puoi fare un grande viaggio insieme, ehm, di condivisione. C'è un'anima gemella qua per te. Non lo so se in questa settimana o comunque la vedi quando pulisci l'energia, ok? Vediamo un'ultima carta. Pulire l'energia significa non avere aspettative su come dovrebbe essere la cosa, perché quella che arriva è quella perfetta, altrimenti non arriverebbe, anche se la tua mente giudica in negativo. C'era il giudizio prima, ti ricordi? La carta delle... Poi l'avevo rimessa a posto, si era chiusa la telecamera, però era il giudizio, quello, la mente, no? Cos'altro? Pace. Pace, si fa la pace, si mettono d'accordo le cose, si fa la pace e si costruisce ex novo. Ragazzi e miei ragazzi, è una stesa bomba per te, guarda come stai. Quindi, detto questo, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci o luna o venere in pesci solo per i più esperti per quanto riguarda le questioni riguardanti i sentimenti. Andiamo a vedere cosa accadrà per te dal 20 al 26 ottobre, ok? Andiamo. Pesci, 20-26 ottobre. Allora, iniziamo prima di tutto con la forza che ti guida in questa settimana, l'archetipo. Poi vediamo cosa succede nel mondo visibile, cosa succede nel mondo invisibile, qual è la prova in questa settimana e qual è il dono che ricevi. Iniziamo da queste. Allora, facciamo un bel respiro. Cosa accade in questa settimana? Allora, andiamo a vedere qual è la forza che ti guida.
Qua abbiamo un bellissimo paggio di coppe, l'energia del cuore giovane qua, del sentimento che rinasce, no? Del sentimento che rinasce dopo un tempo di chiusura oppure di silenzio. Guarda, il paggio di coppe è l'invito a riaprire il canale del sentire. È l'invito a lasciarti stupire di nuovo delle emozioni, anche se sono fragili, ancora incerte. Quindi per te questa settimana comincia come un nuovo inizio emotivo. Un desiderio di leggerezza, magari dopo giorni intensi che hai avuto. Perché è una carta che parla anche di messaggi, di sogni, di intuizioni, quindi possono arrivare delle parole dolci, dei segnali dell'universo che ti aprono il cuore. Questo ti sostiene. Andiamo a vedere cosa capita nel mondo visibile. Qua abbiamo un 4 di coppe. È una carta un po' di apatia questa, può essere un po' disillusa o disilluso, o un po' apatico. Potresti sentirti un po' ferma o fermo, emotivamente fermo, cioè come se nulla bastasse o nulla toccasse davvero il tuo cuore, no? Ecco, il 4 di coppe parla di riflessione profonda, parla di un bisogno di riempire anche un vuoto interiore, però anche di un dono che sta arrivando e che si rischia di non vedere perché si è troppo concentrati su ciò che manca. Questo è un invito chiaro, cioè ti dice guarda meglio, perché il cielo ti sta offrendo una nuova coppa, un'occasione o un sentimento che può riaccendere la fiamma. È come se fossi un po' annoiata, ecco perché ho annoiato, no? O disilluso. Ecco perché l'universo ti apre col paggio di coppe. Apriti, anche se incerto, quella dolce vulnerabilità, e vedrai che il mondo ti risponde. Potresti rifiutare delle opportunità emotive o non volerne sapere o mm, però il cielo ti sostiene ad aprirti, ok? Vediamo cosa abbiamo nel mondo invisibile, no? Che è la parte che ci interessa molto, laddove si fanno i giochi. Ecco perché abbiamo la stella qua. Qua la tua anima risplende. Guarda, la stella nel profondo mi parla di fede, mi parla di guarigione, mi parla di un ritorno alla fede. Cioè, anche se esteriormente qualcosa sembra stagnante, però interiormente si sta accendendo in questi giorni una luce che ti guida verso un sogno, verso una visione. Cioè, vedo che la fede rinasce, la fede del desiderio di autenticità, del bisogno di verità, di purezza nei sentimenti. Cioè, il mondo invisibile sta lavorando per te per riallinearti con la tua aspirazione più alta. Ok? Sì. Vediamo qual è la prova, così capisco ancora meglio. Ah, ecco perché. O abbiamo avuto un forte dolore ultimamente, una chiusura emotiva, delle situazioni dolorose. Questa è la prova. È un dolore da affrontare o da riconoscere. Ripeto, forse hai avuto una delusione, un addio o una distanza emotiva. La prova non è la sofferenza, sai, no. La prova è la trasformazione del dolore in forza e comprensione. So che centinaia di voi state facendo già il rituale erotico con la Kundalini, avete iniziato la danza del piacere, è proprio, cioè, come se questa settimana doveste intensificare quelle due. Rituale erotico con l'emozione, dolore, tristezza, frustrazione e la danza del piacere. Ricordiamo una cosa, come il ferro penetrato dall'elisir non torna più alla natura di ferro, così la mente penetrata dal piacere non torna più alla natura del dolore. Il dolore è solo un modo in cui noi chiamiamo una certa energia potente che si muove dentro di noi. Ecco, è questo il senso, la prova è proprio questa, la trasformazione del dolore in forza. Questa carta ti dice che solo attraversando questo puoi tornare alla verità di te. Questo è il tuo compito in questa settimana. Non negare ciò che duole, ma trasmutalo in amore e in arte di vivere. Bellissimo, molto poetico. E vediamo qual è il dono che avrai facendo questo in questa settimana. Boom, bellissimo, il carro. La rinascita.
movimento, vittoria, padronanza di sé, è il momento in cui tu riprenderai il timone del tuo destino. Dopo aver navigato nelle acque della malinconia o della noia, del dolore, questa carta ti promette dei nuovi inizi concreti, delle decisioni chiare, degli spostamenti e delle conquiste. Cioè il dono è proprio la determinazione ritrovata. Capire cosa si vuole davvero e dirigersi con coraggio in quella direzione. Molto potente questa stesa, ragazzi miei ragazzi, molto potente. Cioè questa settimana mi racconta di un viaggio dal cuore ferito al cuore libero. Si parte con un desiderio di dolcezza, di leggerezza, ma si incontra un momento di insoddisfazione. Nel profondo però la tua anima si sta illuminando, c'è fede, c'è ispirazione, c'è una guida interiore che ti porta a guarigione. Il Tre di Spade però ti chiede di guardare in faccia ciò che fa male, senza giudizio. Sappiamo che non dobbiamo proprio utilizzare la mente quando arriva l'emozione, la mente va bandita, chiusa, col lucchetto. E il carro ti porterà alla vittoria, cioè la capacità di andare avanti con rinnovata forza, cuore aperto e direzione chiara. In parole povere, tu in questa settimana ti liberi da una delusione e tornerai a credere in te stessa o in te stesso, nell'amore e nei tuoi sogni. Questa è la settimana in cui una ferita diventa una forza e da quella forza nasce una nuova rotta del cuore. Bellissimo. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Attaccamento, dipendenza. Allora, mi dice, quando appare Eutucan, sei invitato a considerare la capacità di vivere senza attaccamento. Forse è il momento di ammettere a te stesso che devi immaginare una nuova storia che sia più in linea con chi sei diventato. Spesso noi non ci accorgiamo che siamo in una circostanza completamente diversa, non ce ne siamo accorti che siamo arrivati su un altro livello di consapevolezza, ma per abitudine, anche per senso di colpa indotto nella nostra testa, rimaniamo legati a degli schemi o a delle persone o a delle circostanze. Ecco, questo Tre di Spade ha a che fare con un attaccamento o una dipendenza. Quindi fai tranquillamente il lavoro con le emozioni. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, sta alternando con le pratiche, va tutto da Dio, bene come deve andare. Chi non lo sta facendo, ragazzi e miei ragazzi, guardatevi anche il vostro segno zodiacale per il mese di ottobre e vedete il rituale che c'è lì. Ok? Vediamo cosa dicono queste altre carte. Qui ed ora. La risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai. Vedi, cosa accade nella vita visibile? Insoddisfazione, noia, non vedi la bellezza della vita, la magia, un po' di disillusione, no? Ecco, ti dice invece, inizia a provare il piacere delle piccole cose. Prova piacere. E qua si introduce la danza del piacere, lo so che tantissimi di voi già l'hanno fatta, hanno trovato benefici pazzeschi. La danza del piacere. Cioè provare piacere è un'intenzione. Se tu per esempio stai guardando l'orizzonte e ti sfiora un soffio di vento e tu non sei attento, non puoi provare piacere. E stai pensando ad altro. Se un raggio di sole ti tocca il viso e non sei attento, tu non puoi provare piacere consapevole, stai pensando ad altro. Quindi la natura del piacere prende luogo da una ferma risoluzione di volerlo sperimentare. Con la danza del piacere, lo so che lo state facendo, chi non l'ha fatto lo vedrà appena lo prova, è veramente bello, veramente veramente bello. Allora, vediamo adesso cosa succede nell'amore per te in questa settimana, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Anche per questo aspetto guardate sempre il vostro segno zodiacale per il mese di ottobre, che sono più lunga, più concisa. Qua facciamo un video più breve, no? Per ovvie ragioni. Vediamo cosa accade nell'amore per te in questi giorni. La forza, recupero,
L'imperatore, recupero di una stabilità tua personale prima di tutto e poi c'è un paggio di denari. Guarda, qua assolutamente vedo che c'è la voglia di recuperare e di mettere ordine. E io qua vedo proposte, vedo incontri, proposte, quella sensazione di voler recuperare qualcosa, anche di sforzarsi, no? Di avere il coraggio di oltrepassare magari dei limiti di paure e farsi avanti. Quindi qua io vedo degli incontri, delle proposte, qualcuno che arriva o per riparare, però sei un po' svogliata, un po' svogliato, perché devi affrontare questo dolore qui per non ripetere gli stessi cicli. Però sostanzialmente mi dice questo, sì, perché poi sai cosa vedo? Allora, la forza rappresenta la padronanza delle emozioni, la capacità di darsi, no? Il coraggio. C'è bisogno di risanare qua, di non reagire distinto, ma di agire con grazia, con fermezza. Cioè, chi ha amato troppo o si è sentito deluso, adesso ritrova la dignità e la calma. Qua trovi un potere gentile che attrae invece di inseguire qualcuno. L'imperatore che solidifica tutto, no? Vedo che qualcuno o la tua stessa energia decide di mettere ordine, di costruire, di prendere posizione, la carta dell'impegno, della concretezza, del desiderio di fare sul serio. Può rappresentare una persona o è un uomo, l'imperatore, oppure è un'energia maschile, al di là che è un uomo o una donna, che torna o si fa avanti con intenzioni più mature e decise. Oppure sei tu stessa o tu stesso che smetti di navigare nel dubbio e dici ora so quello che voglio, un po' come il carro, no? Ora so quello che voglio e non mi accontento più del quasi ci sono arrivata, quasi è così, no no. Infine il paggio dei denari chiude questa bellissima triade con una promessa dolce e reale, dice un inizio tangibile, un messaggio, un concreto, un gesto pratico, un invito o il primo passo verso un nuovo equilibrio amoroso. Questo è un po' diciamo, il seme che viene piantato nel terreno, no, dopo la tempesta. È ancora fragile, ma pieno di potenziale. Cioè questa carta ti dice ci sto provando, ma questa volta con i piedi per terra e il cuore aperto. Ok? Quindi questa settimana per te l'amore parla di ricostruzione e concretezza dopo la confusione. Qua c'è un forte desiderio di recuperare un legame, di chiarire, oppure impostare una relazione su basi più solide. Quindi le carte qua indicano delle azioni reali, non solo sogni, parole, no, no, qualcuno che vuole fare sul serio. E, e la forza porta proprio la fiducia in sé, l'imperatore la struttura, la direzione, la stabilità e il paggio di denari getta il seme qua di qualcosa di nuovo ma autentico. Quindi è la settimana in cui l'amore smette di essere, diciamo, un ideale, no? E diventa esperienza concreta, in cui i sogni, la stella, si radicano nella materia. Qualcuno potrebbe tornare con più maturità, oppure, siccome siamo a migliaia, un incontro nuovo nasce proprio perché tu sei finalmente centrata o centrato, lucido e forte. Ti dico subito, per le ragazze e i ragazzi single c'è qua un'energia potente di nuovo inizio, solido. Potresti conoscere in questi giorni una persona con una forte presenza, affidabile, determinata, forse anche, guarda che ti dico, più concreta di te, però capace di dare stabilità. Il consiglio è questo, non lasciarti intimidire perché è un imperatore, no? Anche se è una donna. Cioè, mostra il tuo valore, resta radicato, radicato. Qua c'è un messaggio, una proposta sincera qua, verso metà settimana. Sì. Se sei in coppia, ti dico questo, è il momento di ricostruire con maturità. Cioè, se c'è stata una distanza o un'incomprensione, adesso si può ripartire da basi più vere. Chiarendo, stabilendo regole sane, ritrovando la passione. Cioè, qua le carte parlano di complicità che si rinnova, ma a patto che entrambi siate pronti a dare concretezza ai sentimenti, non solo promesse. Cioè, questa per te è la settimana del consolidamento affettivo, se dovessi dare un nome. La dolcezza torna, però è più forte, più reale, più incarnata. È l'amore che non sfugge più. È l'amore che sceglie di restare, l'amore che decide di costruire, di crescere. Sì.
Vediamo cosa ti dice questa persona con i miei oracoli, lui, lei. Sei bellissima. Sei bellissima, ti dice. O sei bellissimo. Con te posso essere autentico. La base di questa concretezza è l'autenticità. Avrai autenticità dalla persona, che è l'essere reale, spontaneo così com'è. E che è una bellissima cosa. Cos'altro? Sì, siamo un esempio di bellezza, amore e poesia, noi siamo l'amore. Questa persona vede in te l'incarnazione di un esempio. Bellezza, amore e poesia, noi siamo l'amore. Molto poetica anche questa persona, oltre ad essere una figura molto pragmatica, molto poetica e si avvicina molto alla tua essenza sublime e poetica che sei, che incarni, no? Quindi sì, c'è dolcezza, amore e concretezza, una bellissima stesa, eh? Vediamo cosa ti dicono questi altri. Cuore, corpo, mente e anima, unione di fiamme gemelle, addirittura. Qua c'è una bellissima unione che si sta preparando o c'è già per te. Cuore, corpo, mente e anima. Sapete che io l'unione di fiamma gemella l'attribuisco all'unione con l'amante mistico. E quello è il senso, cioè ne hanno parlato in tutti i modi, vi ho fatto anche il video, il podcast, no? Tutta la verità su fiamme gemelle, anime gemelle, sulla versione dell'ottica della psicologia immaginale. È l'unione con l'amante mistico. Quindi l'amante mistico ti permette poi, quando il tuo karma lo prevede, di realizzare un'unione all'altezza dell'amore che ha imparato a darti anche nella materia. E qua c'è un grandissimo potenziale. Bellissimo, un grandissimo potenziale. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Sinfonia incompiuta, e me lo confermano. Si fa pulizia? Assolutamente sì. Guarda, nell'amore mi stanno dicendo che tutto ciò che era incompiuto, che doveva ancora sbocciare, no? Allora si compie in questa settimana. Queste le basi di un grande amore potenziale. Tagliar legna si fa piazza pulita per costruire. Infatti costruire palazzi si riparte dal nuovo, su basi più autentiche, come dice il mio oracolo, più vere e sane, affinché tu possa realizzare un amore autentico al di là di attaccamento e dipendenza. Questo è il senso. La stella ti guida. Bellissimo, molto poetico, bellissimo. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!